Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 17 aprile al 24 e insomma benvenuti ad una settimana in cui l'energia ci ridà uno scossone abbastanza forte. Allora, abbiamo il giorno 20, la seconda luna nuova in Ariete, di cui adesso parleremo lungamente, e poi il Sole che entra in Toro sempre il giorno 20, ragazzi, Mercurio che diventa retrogrado il 21 e quindi insomma io direi che le energie da decodificare sono tante. Prima però di andare nello specifico volevo ricordarvi, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per essere informati di tutti i prossimi video. Se volete abbonarvi al canale potete cliccare sulla scritta abbonati per avere le informazioni del caso, non scatta subito l'abbonamento, così potete valutare voi. Se volete accedere a contenuti speciali, questa settimana è uscito il video dei pianeti retrogradi nel tema Natale e soprattutto che cosa significa averne diversi, e poi vabbè risponderò agli abbonati, ve lo dico già qui con un video, perché poi mi fanno le domande ma è difficile rispondere con poche righe, insomma con un commento, quindi probabilmente farò un video breve dedicato a loro per spiegare un po', per dare delle risposte un po' più esaustive. E quindi grazie a tutti quelli che continuano a scaricare le book sulla Luna. Se volete sul canale, visto che vi sta interessando, ci sono i video dedicati alla Luna nei segni, col rapporto con la mamma, che cosa significa. Presto giuro che farò qualcosa di specifico, ci sto cercando del tempo per lavorarci, no? Della Luna con gli aspetti, perché mi è stato anche chiesto questo, però intanto sul canale ci sono anche le compatibilità delle Veneri, visto che abbiamo una fantastica Venere in Gemelli che sta, già lo so perché me l'avete scritto, sta portando dall'11 aprile tanta pace laddove nei 6 mesi precedenti Marte in Gemelli aveva portato divisione fra gli amici, fra i fratelli, fra compagni di scuola, no? Tensioni, polemiche, misunderstanding, e adesso questa bella Venere in Gemelli sta portando quella leggerezza di cui avevamo veramente tanto bisogno, quindi già me l'avete scritto. E allora vediamo che cosa succede questa settimana, perché i transiti sono particolarmente interessanti. Noi abbiamo già visto nei video precedenti che nel 2023 ci sono 2 lune nuove in Ariete, non è successive ovviamente, consecutive, non è una cosa che capita tutti gli anni, no? Perché di solito tecnicamente c'è una luna nuova in un segno, poi la luna piena nel segno opposto al Sole di quel periodo, poi c'è la luna nuova successiva che è nel segno successivo alla luna precedente, quindi se c'è una luna nuova a marzo in Ariete, la luna successiva di solito è in Toro. Questa volta invece il giorno 20 abbiamo una luna nuova a 29:49 dell'Ariete. Che cosa significa? Che anche questa seconda luna per un'ora praticamente, per un'ora o poco più, non è finita nel segno del Toro, non si è compiuta, non si è fatta nuova, non si farà nuova nel segno del Toro come tecnicamente avrebbe dovuto, perché vuol dire che l'universo, perché l'universo ha un'intelligenza perfetta e tutto avviene non per caso ovviamente, ma perché c'è un'intelligenza, c'è una motivazione, l'universo ci vuole dare una seconda energia marziana che è legata alla primavera, cioè l'energia di Marte. Sicuramente è un po' bellicosa perché c'è bisogno di tanta energia per avere il coraggio di iniziare qualcosa di nuovo, il coraggio, la forza, l'energia, il vigore, l'incoscienza, l'entusiasmo, e insomma, no? La primavera è molto bella perché è un risveglio di tutta la terra, di tutta l'energia, però la natura in realtà per fiorire lotta contro la terra magari inaridita dall'inverno, no? Quindi voi immaginate le piantine, il virgulto che esce la piantina che esce dalla terra, chiaro che ha fatto una grande forza, no? Ha avuto un grande impeto arietino per uscire.
questa energia legata alla luna nuova ovviamente vi fa capire che una luna nuova in Ariete sottolinea ancora di più, proprio spinge l'emotività a iniziare nuove cose. Se questa volta, se quest'anno l'universo ha voluto che se ne susseguissero due, tra l'altro non tutte e due congiunte, ma comunque intorno a Giove in Ariete, voi vi rendete conto che l'universo in questo periodo sta chiedendo un po' a tutti, a ciascun segno in un settore determinato della propria vita, probabilmente di rinascere e di risorgere, e quindi forse non bastava una sola luna nuova in Ariete, ma erano necessarie due. Io credo che questa qui del 20 sia più forte, più intensa della luna del 21 marzo, della luna nuova del 21 marzo, quindi della precedente, perché questa sarà congiunta a Giove. L'altra era sempre nel segno dell'Ariete, no? Però lo scarto fra Giove e la luna nuova era di 16 gradi, quindi sicuramente si sono, come dire, raggiunti ad un certo punto, perché poi insomma la luna in un giorno compie 8 gradi, no? Quindi a fine serata, dopo poche ore, era sicuramente entrata nell'orbita di congiunzione ancora con la forza, ecco, della nuova luna, no? Del novilunio. Però questa volta la luna si compie a 29 e Giove a 23, quindi questa volta la seconda spinta, la seconda ondata risulterà sicuramente più forte, quindi questo che sia di incoraggiamento per tutte le persone che si aspettavano grandi cose da Giove in Ariete. Se volete approfondire c'è il video, credo che ce ne siano due, non me lo ricordo ragazzi, non ho guardato, sto andando a braccio, ci sono 2 video su Giove in Ariete, il secondo sicuramente è più attuale e teneva conto dei transiti fino al 16 maggio, quindi se volete approfondire e rivedere, fare un attimo un recap personale per vedere se state abbracciando l'energia, se state andando in una direzione giusta, visto che mi state scrivendo in tanti che avete bisogno, no, di sapere se siete nella direzione giusta. Perché? Perché c'è una grande energia di spinta e è importante, insomma, no, sapere dove bisogna andare, altrimenti un po' si spreca. Quindi per tutte le persone che sono rimaste un po' deluse perché da maggio dell'anno scorso aspettavano grandi spinte di Giove in Ariete, ragazzi, eravamo tutti un po' stanchi, molti erano stanchi, c'è stato chi ha recepito subito quell'energia perché era pronto, c'è stato chi è arrivato, si era saputo preservare, no, dagli stress di Saturno, della pandemia, c'è stato chi ha avuto bisogno di un secondo ritorno, c'è stato chi ha fatto tante cose nel giro di, no, con questi ritorni di Giove, quindi ha risolto, iniziato più cose, ma questa è sicuramente la parte centrale, perché il Sole, quando è entrato nel segno dell'Ariete il 21 maggio con la primavera, ha unito la sua energia Yang a Giove, quindi la spinta, io spero che l'abbiate sentita questa volta, l'incoraggiamento, la decisione, la verve, l'entusiasmo, spero che li abbiate sentiti di più. E qui stiamo andando, diciamo, nell'ultimo mese conclusivo della forza di Giove in Ariete. Il Sole, che è la forza Yang, ci lascia questa settimana, quindi l'impatto è un po' meno, ma l'emotività invece sarà comunque primaverile, nel senso che ci è arrivata la forza di fare qualcosa. È probabile che molti di noi abbiano osato riprendere in mano delle situazioni di tanti anni fa, di circa 12 anni fa, anche prima, situazioni che si sono create con l'inizio del nodo in Ariete tra il 2004 e il 2006. Questo è un altro video da dedicare, perché insomma stanno ritornando molte cose di quegli anni, 2004, 2006, 2007. Immagino che molti di voi abbiano tentato di recuperare, risolvere, cambiare, concludere qualcosa che probabilmente veniva veramente da lontano, e adesso l'energia Yang che ci ha dato quella forza, no, per prendere in mano la situazione e agire, perché l'energia del Sole, l'energia Yang è proprio quella che ci fa agire, adesso c'è del posto alla seconda luna nuova in Ariete.
e quindi magari le azioni diventano più mirate, meno coraggiose, più programmate, perché il Sole entra nel pragmatico segno del Toro, però la Luna nuova in Ariete congiunta a Giove fa proprio accendere il cuore, ok? Quindi prima abbiamo agito senza forse così, più per inerzia, per necessità, per pancia, siamo andati avanti proprio col corpo fisico e adesso deve essere arrivato per forza quasi a tutti un nuovo risultato, un miglioramento e quindi con la Luna nuova in Ariete questa novità, questa nuova energia scende anche nel cuore, scende anche nei corpi sottili e darà la luna nuova, fino alla prossima luna nuova che intorno al 20 maggio darà un nuovo inizio di qualcosa di importante. Ripeto, questo è più grande e più potente, questa luna vi fa focalizzare meglio. L'altra avete fatto uno sforzo. Questa vi fa avere una visione totale delle cose perché è congiunta a Giove, si completerà con una luna piena in Scorpione il 5 maggio, quindi l'inizio in generale vedrà un compimento in quelle che poi saranno le simbologie dello Scorpione, mentre la luna precedente ha avuto un compimento nella Bilancia, quindi io so che tanti di voi, la Bilancia è la coppia, la giustizia, tanti di voi hanno visto sotto i propri occhi compiersi delle giustizie che aspettavano da tempo, quindi molti di voi hanno avuto giustizia, c'è stata pace, ci sono stati dei ritorni, ci sono state delle persone che si sono ritrovate, la coppia, l'amore, i sodalizi, l'armonia, era una luna piena di armonia, ok? Quindi la risposta a Marte, che spesso è guerra, è stata l'amore, l'armonia, la conciliazione, la giustizia e soprattutto l'unione che solitamente è fatta di energia d'amore, perché quello che non è fatto di energia d'amore divide e invece l'amore unisce. Quindi la luna piena in Bilancia è stata abbastanza giusta, ha avuto un valore di giustizia e armonizzazione, quindi le novità, diciamo, dell'ultimo mese si sono rivelate, ripeto, nella coppia, nella giustizia. A livello mondiale ci sarà stato qualcosa a livello di politica, di legalità, no? E cose di questo genere. Adesso luna nuova in Ariete congiunta a Giove, che si compirà con una luna nuova, piena, scusatemi, a maggio nel segno dello Scorpione, mentre Mercurio sarà retrogrado in Toro. Quindi le simbologie cambiano completamente. Si esce dalla legge, dall'armonia, dalla coppia e si entra nell'asse dell'economia, della materia, dei possedimenti, del possesso, del controllo, delle banche, delle finanze, degli immobili, no? E Mercurio sarà retrogrado, quindi ci saranno delle revisioni. Voi vedrete che ci saranno delle novità a livello economico per quanto riguarda gli immobili, magari anche delle leggi. Mercurio, la luna nuova congiunta a Giove potrebbe indicare anche delle novità proprio a livello di nuove legislazioni, nuovi decreti, proprio delle novità legate agli immobili, alle banche, agli investimenti. Questa è sicuramente una luna molto più forte, molto più profonda. Quella era di conciliazione, questa è di cambiamento. Vi ricordo che Mercurio, che si fa retrogrado e quindi ci impone una revisione, sarà congiunto prima a Urano e poi al nodo nord, quindi qualcosa di epico, qualcosa di campale, si verificherà a livello ovviamente economico e probabilmente, insomma, si rifletterà anche nelle nostre vite. Molto in auge anche i temi come il controllo, il possesso, l'avidità, il materialismo, no? Tutte quelle che sono le polarità tra dell'asse Toro-Scorpione. Quindi insomma, vediamo quali cambiamenti accadranno a livello sia individuale che mondiale. Grandi transiti. Allora andiamo a vedere che cosa succede questa settimana, ma dopo la sigla.
Cari amici dell'Ariete e cari amici con l'ascendente Ariete, sembra che Giove, sembra che l'universo, prima di concludere, come dire, la vostra rinascita, prima di concludere anche l'energia che riporta il Sole su se stesso, quindi prima di, come dire, di concludere il vostro compleanno, la vostra stagione personale, voglia risolvere delle questioni. Quindi ricordatevi che ogni compleanno è una rinascita, ogni ritorno del Sole su se stesso, nel vostro caso adesso nel Sole in Ariete, è ovviamente una rinascita, il vostro capodanno personale. Figuriamoci se che capodanno può essere quando c'è anche Giove che conclude un ciclo di 12 anni e ne riapre un altro. Quindi noi abbiamo delle rinascite più piccole e delle micro, macro, mega rinascite, no? È tutto un multiplo di numeri di 3 alla fine nel mondo, no? Sulla Terra. Quindi la vostra rinascita è doppia, si sa che per rinascere bisogna chiudere qualcosa, no? Si esce da una dimensione e si entra in un'altra, una nuova dimensione di consapevolezza, di energie, di intenzioni, di azioni. Voi, ve lo dico come promemoria, state chiudendo un medio ciclo di 12 anni iniziato circa nel 2011, no? 2010-2011, trovate i video. Può darsi che invece, che oltre a cose che sono iniziate intorno al 2011-2012, voi abbiate richiamato, no? La vita vi abbia riportato anche delle cose che erano iniziate nei cicli precedenti di Giove. Trovate i post sia su Instagram, molto indietro, anche qui su YouTube, anche su Facebook, per andare un po' a giocare con la memoria e vedere le annate che ritornano. Se non sbaglio era il 97, ragazzi, forse era il 98, il 98-99, niente, in questo momento ho un vuoto di memoria perché sono già proiettata, mi sto preparando il video di Giove in Toro congiunto al nodo e tutto, e quindi ho completamente resettato. Comunque basta calcolare i 12 anni precedenti, c'erano dei moti irregolari, per questo non riesco, nel senso che Giove era rientrato nel segno dell'Ariete magari nel 10-11 anno in precedenza, quindi per questo non riesco a darvi la data principale, precisa, ma nel video trovate tutto. Quindi state chiudendo qualcosa, possono essere tornate annate precedenti anche al 2011-2012. Queste due ultime lune nuove che hanno sancito un po', no? Come raschiare il fondo del barile, come quando uno pulisce, fa una revisione importante, hanno riguardato la precedente e le relazioni e i contratti. Quindi o avete concluso un rapporto o state pensando magari di farlo, o avete siglato proprio, no, realizzato una vendita, un accordo, cioè quindi o in chiusura o in entrata. Quindi ci sono state probabilmente intorno alla luna nuova in Bilancia della scorsa settimana delle novità per quanto riguarda la legalità, le firme, i contratti e le relazioni o i matrimoni, ok? Questa successiva luna nuova, che poi si completerà con una luna in Scorpione, una luna piena in Scorpione nel mese di maggio, vi sposta in un settore un po' più avanti. Quindi adesso l'asse, l'attenzione, l'ambito da revisionare, da sistemare quanto più possibile prima di decollare verso un dodicennio quanto più possibile alleggerito da zavorre del passato, è l'asse economico. C'è tutta una disputa che probabilmente si compirà in questo mese tra il dare e avere, cioè tra cosa avete ricevuto, cosa avete dato, e probabilmente laddove ci fossero degli sbilanciamenti o in eccesso o in difetto, quindi o avete preso troppo o state ancora aspettando, no? O avete dato troppo e quindi ci sarà un contraccolpo, quindi una riequilibratura dell'energia per mettere le cose quanto più in pari. Ora,
un'anima per mettersi in pari con la vita non si sa di quante vite abbia bisogno, perché siamo degli esseri umani, però quello che accade solitamente è sempre calibrato alla grandezza delle nostre spalle. Ovviamente può essere qualcosa di molto interessante, cioè se voi avete dato molto, per esempio alla vostra famiglia, ad un partner, ad un compagno, adesso vi ritorna in maniera anche molto banale. Se state per andare in pensione, questo per esempio è il transito che sancisce l'inizio della pensione, cioè dopo aver dato tanto adesso mi posso mettere tranquillo, spesso con Giove sul sole, ci si sposa, si comincia a lavorare, si va in pensione, si diventa genitori, si diventa nonni, non è soltanto Saturno che porta queste svolte di vita, no? A volte Giove le porta a compimento, le porta ad ufficializzazione, magari ecco, sono state precedute da un transito di Saturno. Quindi il bilanciamento tipico di una persona che ha dato molto e che adesso può mettersi tranquilla a sedere è quello delle persone che vanno in pensione. Oppure visto che possono esserci state delle compravendite o contrario, invece desiderate, avete la necessità di fare un investimento, no? Quindi è di chiedere magari un mutuo, un aiuto, e c'è tutto questo bilanciamento tra cose da pagare, cose da saldare o cose da energia da recuperare. Io vi ricordo sempre, questo dovrei ricordarlo un po' più spesso in realtà, che i soldi equivalgono ad energia. Se noi diamo tempo, lavoro gratuito, attenzioni ad una persona, magari immaginate ad un datore di lavoro che un po' ci sfrutta, no? Perché ci fa fare l'orario in più, chiude un occhio, non ci dà lo straordinario, no? Avete presente tutte le solite situazioni che esistono? Quella persona è in debito nei nostri confronti, ok? E solitamente poi queste situazioni, se non vengono riequilibrate con il denaro, il tempo è denaro in quel senso, ok? Nel senso che il nostro tempo, quando lo dedichiamo a qualcosa che non ci viene dal cuore, e quindi quando è qualcosa per cui stiamo offrendo la nostra disponibilità, il nostro tempo, le nostre competenze a una persona che chiede e succhia in continuazione, quello dovrebbe essere corrisposto in denaro. È quella la verità, che noi non possiamo chiedere o dare sempre senza avere niente indietro. I rapporti si rovinano, si sbilanciano. Ecco, se vivete una situazione di questo tipo nei confronti della famiglia a cui avete sempre dato tanto, oppure se la famiglia vi ha sempre aiutato, magari a voi sì e a un altro componente della famiglia no, se ci sono questi sbilanciamenti, ora con Mercurio retrogrado e con questo gioco della Luna piena in Ariete, quindi congiunta Giove, presa di coscienza, consapevolezza e poi bilanciamento con la Luna piena in Scorpione, magari vi vengono a chiedere qualcosa o l'universo vi mette nella condizione di rapparare, ok? Quindi è un lavoro prezioso, preziosissimo di riequilibratura. Se avete per esempio delle cose da saldare o qualcuno vi deve qualcosa, questo è un mese molto interessante per risolvere queste cose. Mercurio retrogrado, prima che io riesca a fare un video specifico, è molto utile per risanare le cose del passato. Invece vi ricordo di non prendere decisioni importanti. La maglietta ve la potete comprare. Quando mi hanno chiesto se possono partire per un viaggio, sì che potete partire. Sono le decisioni in questo momento di revisione, le decisioni grandi ovviamente, che non andrebbero prese, ok? Tecnicamente. Poi se uno deve proprio firmare, se uno questa decisione deve prenderla adesso, vuol dire che l'universo vuole così e vuole che voi riviviate una situazione già del passato ovviamente, perché i pianeti quando sono retrogradi significa che dobbiamo ripetere l'esperienza e quindi dovete, visto che c'è questo bel Giove che è anche la lucidità, la consapevolezza, rivivere qualcosa per comprenderla in pieno e siglare così la fine di un ciclo, la fine di una situazione, la fine di una dinamica che vale allo stesso modo. Quindi novità nei rapporti con gli altri. Se
tendete a fare le cose di nascosto, per esempio al partner, questi possono essere periodi delicati, attenti al bilanciamento, no? Attenti a quello che prendete, a quello che rubate, attenti a quello che date. Equilibrio, equilibrio. Credo che il modo migliore per vivere una luna piena in Scorpione preceduta da una luna nuova congiunta a Giove sia proprio essere legali, proprio nella trasparenza così immacolata. Probabilmente è la cosa migliore per non fare passi falsi quando l'entusiasmo e l'irruenza di Giove e di una luna nuova sono tanti, sono forti, l'aria di primavera è forte e magari insomma invece l'universo dice no, regolarsi, ok? Quindi ragazzi, un grande in bocca al lupo, buon compleanno, perché i primi giorni di questa settimana vedranno ancora il sole nel vostro segno. Io vi mando un grande bacio e vi aspetto nei commenti. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, innanzitutto benvenuti nella stagione del Toro, quindi buon compleanno alla prima decade, a tutte le persone che dal giorno 20 circa compiono gli anni. Colgo l'occasione per rispondere a tutti quelli che mi chiedono spiegazioni sulle cuspidi e sul fatto che sono nati magari il 19 aprile, hanno sempre saputo di essere Toro o Ariete, non si ritrovano. Ragazzi, l'ingresso del Sole in ciascun segno non vale soltanto per il segno del Toro, ma adesso insomma rispondo a voi. L'ingresso del Sole in ciascun segno varia di anno in anno. Possono esserci differenze anche di 2 giorni, quindi bisogna, chi è nato nei giorni di cambiamento, insomma, e quindi intorno al giorno 20, deve, per avere la certezza di che segno è, di che segno è il suo Sole, in che segno cade il suo Sole, bisogna andare o su astro.com o su AstroSeek, insomma su siti gratuiti ma affidabili, nei quali poter calcolare proprio il tema natale, quindi vedere alla voce Sole, che è il primo pianeta, se a fianco c'è il glifo per esempio dell'Ariete o del Toro in questo caso. Quindi poi vabbè, per le cuspidi sicuramente farò un video a parte e così si allunga la lista dei video che devo fare, che vi ho promesso. Allora ragazzi, innanzitutto quindi buon compleanno, ricordo e dico a tutte le persone che magari capitano per la prima volta su questi video che tecnicamente i 10 giorni prima del compleanno, i 10 giorni dopo il compleanno, quindi i 20 giorni che prevedono, no, che segnano il ritorno del Sole su se stesso, di solito dettano il trend dei 365 giorni che verranno, quindi dell'anno che verrà. Quindi magari fate cose che vi piacciono, cercate di seminare energia positiva, ok? Detto ciò, ovviamente chi compie gli anni in questa settimana, no? Quindi dal 20 al 24 e vede una luna nuova in Ariete congiunta a Giove, che poi insomma si esprimerà, no? Con una luna piena in Scorpione, è chiaro che inaugura un compleanno, insomma, quindi inaugura una stagione della vita, un anno, no? Un anno solare all'insegna della rivoluzione interiore. La luna nuova congiunta a Giove, quindi nuove audace, nuovi entusiasmi, una nuova identità. Dei cambiamenti da fare si prospettano nel vostro orizzonte. Il 22 Mercurio diventa retrogrado nel segno del Toro, quindi si presuppone che questi cambiamenti, no? Queste novità, queste nuove fasi di vita, anche queste identità rinnovate che vi state creando, che si vanno creando, l'energia si sta assestando, porteranno anche ad una revisione
Mercurio retrogrado di qualcosa che vi riguarda in prima persona. Quest'anno compite gli anni con Urano nel Sole, Urano sul Sole, Urano nel Segno, ormai vi accompagna dal maggio 2018, quindi ci avrete fatto il callo con questi cambiamenti anche improvvisi e con questo senso della precarietà, del non sapere dove si va a posare l'energia, no? Quindi di queste sorprese continue, come se ci fossero dei piccoli terremoti che di continuo vi impediscono di sedimentare, vi impediscono di rilassarvi totalmente e di stare nel comfort, perché si vede che l'universo da voi vuole questo, cioè vuole una sorta di veglia, di continua veglia, di continuo allenamento per uscire da tutta una serie di imbolsimenti, magari no, di appesantimenti, ovviamente presi prima del 2018, anche delle abitudini che purtroppo per i segni di terra di solito sono molto, molto forti e anche molto difficili poi da rompere. Quindi compleanno, ennesimo compleanno con Urano sul Sole, sesto compleanno 2018, 19, 20, 21, 22, 23, sì. Ovviamente le prime decadi nel 2018 non hanno compiuto gli anni con Urano in Toro perché entrò a maggio, però la seconda e la terza sì. Quindi infatti fu potentissimo, diciamo, l'ingresso. Si sa che un pianeta quando entra e quando esce da un colpo di testa e un colpo di coda si fa sentire ancora di più. Quindi il Sole ritorna su se stesso, si congiunge ad Urano, quindi il cambiamento continua, anzi quest'anno il cambiamento si manifesta in realtà, perché ci sarà Giove, entra Giove in Toro, entra alla fine del segno, il 16 maggio. Però, no? Nel prossimo, diciamo che questo 2023, dal compleanno 2023 al compleanno 2024, tutti questi cambiamenti desiderati, a cui avete lavorato, sentiti, percepiti, idealizzati, che però magari non si riuscivano a completare mai, quest'anno invece vedono anche il compimento. Ma affinché questo compimento si compia, perdonate la cacofonia, Mercurio retrogrado che accompagnerà il segno del Toro, chiunque abbia il Sole in Toro, l'ascendente Toro, la Luna in Toro, Venere in Toro, cioè i pianeti personali, Mercurio, Marte, perché poi gli altri insomma diventano Giove transgenerazionale e gli altri Saturno transgenerazionale, poi diventano no, generazionali. Chi ha questo Mercurio retrogrado che poi verrà seguito da Giove sui pianeti personali deve fare una revisione in quell'ambito. Ovvio che se avete l'ascendente in Toro, la revisione, il cambiamento, la messa in discussione di qualcosa riguardano tutta la vostra persona, il vostro personaggio pubblico, il vostro aspetto fisico, il vostro status, la salute, qualsiasi cosa, ragazzi, qualsiasi cosa vogliate cambiare. Questo è un cambiamento volontario. Perché? Perché Mercurio è la nostra psiche, è la consapevolezza, è il capire finalmente delle cose e il volerle finalmente, avere la determinazione per attuarle. Se siete il Sole in Toro, se siete del Sole in Toro, cioè se avete il Sole nel segno del Toro, i cambiamenti possono riguardare il vostro uomo se siete delle donne. Qui possono essere dei cambiamenti che vanno dal cambiare uomo, ragazzi, o dall'avere dei cambiamenti che magari riguardano la professione di quest'uomo, magari il trasferimento, magari delle vendite immobiliari. Se siete delle donne, la vostra forza yang, potreste avere delle promozioni, dei cambi di lavoro, dei trasferimenti, insomma, della remise in forme fisiche, la risoluzione di un problema, cambiando cosa? Stile di vita, medici, spostandovi, no? È ovvio che c'è Mercurio retrogrado, Urano, il nodo nord, è chiaro che c'è un'energia di movimento, c'è un'energia di trasformazione, c'è un'energia di messa in discussione di tutte le abitudini personali, che poi lavorando si completerà con la luna piena dei primi di maggio in Scorpione.
E quindi questa messa in discussione poi porterà qualche novità a livello di compravendite, qui immobili, possesso, insomma beni, acquisizioni e rapporti sentimentali sono no, nel clou della simbologia, e quindi poi si completerà appunto nell'ufficializzazione di qualcosa, nell'acquisto, nella compravendita, nel licenziarsi, nell'assunzione, nell'apertura di una partita IVA, nell'apertura di una società, ok? Si spostano capitali, si mettono firme per acquisire beni, per acquisire relazioni, status o per lasciarli andare. Quello che accadrà, quello che desiderate voi, desideratelo intensamente, programmatelo e siete pronti a mettervi in descrizione. Io vi auguro buon compleanno e vi aspetto nei commenti. Cari amici dei Gemelli, cari amici con l'ascendente Gemelli, benvenuti ad una settimana, questa dal 17 al 24 aprile, che insomma inizia a cambiare un po' gli assetti della vostra vita, e che anche se il sole non è nel vostro segno, anche se avete solo, dico solo, la Venere nel segno, quindi amore, affetto, leggerezza in aumento, distensione, amici, accordo con i colleghi, compagni di squadra, uscite, qualche cena in più, la primavera che arriva, quindi l'energia che si fa finalmente leggera, simpatica, dibattuta, le pesantezze iniziano a togliersi, quindi tutto carino, ma accadono delle cose nel profondo, nella psiche, dentro di voi, in questo lento processo di revisione che vi vede protagonisti dal maggio del 2018, e insomma adesso inizia un cambiamento che vi cambierà la vita. Vi cambierà la vita, ovviamente si completerà a partire dall'anno prossimo, inizia adesso il vostro viaggio interiore verso le vostre paure, il vostro malcelato bisogno di certezze, verso la cocciutaggine, verso la chiusura mentale, verso la resistenza al cambiamento. Quanti gemelli non riescono gemelli insomma si dice che sia versatile, in realtà l'anima si incarna in un segno mercuriale per sperimentare e cercare di acquisire e perfezionare questi talenti, però ha una psiche cocciuta e testarda, o anche timorosa volendo, no? E anche pigra, si può dire. Se vuoi bene a una persona gli dici la verità. Io ai gemelli voglio particolarmente bene, qualcuno di voi sa perché in realtà, e sono parte in causa, e quindi inizia questo cedere, il controllo, la resistenza, c'è un raggio di sole, inizia a filtrare con questa luna nuova in Ariete congiunta a Giove, che vi apre ad una nuova frequentazione, se cercate l'amore, una nuova amicizia, un nuovo lavoro, una nuova fase proprio di vita a 360 gradi che vi fa essere più aperti agli altri, e da questi altri entrano delle novità che appunto portano questi raggi di sole di cui dal 22 probabilmente avrete contezza. Perché che succede il 22? Il vostro governatore Mercurio entra in moto, il 21 in realtà ragazzi, entra in moto retrogrado nel segno del Toro. È una retrogradazione importante, probabilmente è la più importante del 2023. In quest'anno, l'ho già detto nel video dei gemelli delle previsioni del 2023, il 2023 ha 4 moti retrogradi di Mercurio. Uno ce lo siamo già smazzati in gennaio ed era in Capricorno, per carità, congiunto a Plutone, con la Luna piena in Scorpione, che vi ha fatto capire molte cose di una figura femminile, no? Che si era malcelata e che vi aveva raggirati un pochino. Adesso però questo Mercurio retrogrado si fa congiunto al nodo nord a un certo punto, ad Urano, al Sole, e a un certo punto poi si opporrà alla luna piena nelle giornate del 5 maggio, e quindi quanti più pianeti sono coinvolti, più è potente la detonazione, il cambiamento, la consapevolezza, l'apertura, la
potenza dell'esperienza, ok? Come se finora aveste giocato a cambiare, come se finora, che ne so, aveste dribblato un po' la situazione e gli eventi, anche fingendo una trasformazione che solo da poco in realtà, da pochi mesi, inizia a farsi sentire diversa e adesso è come se uno scorreggesse, no? Aprisse le tende per far entrare un po' di luce e adesso ne entra di più perché comunque Giove in Toro, che tra l'altro andrà a sviluppare quello che la luce che entra in questa settimana o comunque da questa retrogradazione di Mercurio, Giove in Toro per un anno vi cambierà talmente la psiche che voi modificherete proprio dalle scelte più radicali, tipo cambiare posto di lavoro, a chiedere un trasferimento, ad andarsene a fare qualcosa, come dire, in prima persona, qualcosa che vi avvicina di più alla vostra mission, a tante altre cose, proprio anche cambiare, modificare lo stile di vita, quindi più sano, più modifiche, no? Cambiare palestra, iniziare un percorso di palestra, iniziare la psicoterapia, qualsiasi cosa che sia sana, che vi faccia star bene e che vi faccia bene, perché i pianeti nel segno del Toro poi alla fine sì sono pigri, sì sono controllanti, ma quando si tratta di creare delle condizioni di benessere di solito fanno un egregio lavoro. Quindi Mercurio retrogrado dal 21 aprile al 15 maggio ci sarà una revisione che inizia questa settimana, proprio la revisione dei conti, una revisione di di una parte, perché un individuo non può cambiare, non in una vita, figuriamoci in un mese, tutte le idee limitanti o le convinzioni che aveva. La parte più urgente, perché poi l'universo è assolutamente intelligente, quindi ci fa fare quello che ci serve, quello che reggiamo. La parte più urgente delle cose che ci stavano mettendo in croce. La parte più urgente di abitudini, convinzioni e certezze limitanti che non ci hanno fatto fare quel passo, ci hanno fatto rinunciare, ci hanno protetto ma non ci hanno permesso troppe cose, verranno messe in discussione e probabilmente sciolte. Questo è un periodo molto utile se dovessero venirvi delle consapevolezze, dei ricordi, delle cose per colmare delle situazioni che sono per chiarire, per risolvere, per sanare delle pendenze, tutte quelle situazioni che sono rimaste in sospeso, tipo oddio dovevo dare quei soldi a qualcuno, oddio parlo di soldi perché stiamo parlando del segno del Toro, oddio dovevo restituire quella cosa, oddio dovevo riavere quella cosa lì, mi sono dimenticato, arriva questo, è un momento molto interessante per modificare proprio anche la lettura degli eventi, delle cose che vi hanno caratterizzato, di lasciare andare dispiaceri, dolori, mollate. Questo è un momento meraviglioso per lasciare andare quello che avete trattenuto con voi come ricordo, come memoria emotiva che non faceva bene a nessuno. Lasciate andare. Perdonatevi, il passato non deve tenervi ostaggio, non deve essere, il vostro presente non deve essere ostaggio del vostro passato. Quindi relax, questa luna nuova in Ariete che appunto porta questa novità si farà piena il 5 maggio se non erro nello Scorpione, per voi sarà proprio l'inizio del cambiamento dello stile di vita, del lavoro, di dinamiche particolari, del lavoro come ho detto prima a 360 gradi, potreste chiedere il trasferimento, potreste licenziarvi, potreste cambiare stile di vita, potreste iniziare una cura, trovarla, risolvere delle cose. Ovviamente stiamo parlando di upgrade, quindi anche di liberarvi di cattivi modi di fare, di essere, che avvelenano la vostra vita. Quindi prendere proprio consapevolezza di queste cose qui. E intanto potrebbe insomma anche arrivare l'amore con questa bella Venere. Voi avete Plutone a favore, miei signori, devo assolutamente fare un video, scrivere qualcosa, però insomma avete
delle belle novità. Fatemi sapere che cosa vi porta questo Mercurio retrogrado che in un mese vi farà rinascere a nuova vita e buonissima settimana. Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, benvenuti ad una settimana che vede una nuova luna nuova in Ariete potentissima che vi riguarda in prima persona e facciamo un breve recap della precedente luna nuova. A voi tutti hanno avuto una luna nuova in Ariete il 21 marzo, l'avete recepita anche voi, ha innescato una sorta di cambiamenti che all'inizio per voi sono stati bellicosi, quindi forse battibecchi, cose, lotte per affermare la vostra volontà o qualche lotta, qualche sfida lavorativa, quindi anche qualche maretta, qualche situazione di conflitto al lavoro. Poi a un certo punto questa luna nuova del 21 agosto è stata però culminata, seguita dalla luna riequilibrata, tutta questa tensione, tutta questa rabbia, tutta questa lotta, questa sfida, anche questo senso di solitudine o un'attitudine yang all'individualismo che magari vi ha fatti stare soli perché involontariamente o meno o volontariamente lo volevate voi, però alla fine è culminata con la luna luna piena in bilancia della scorsa settimana, in una armonizzazione e in qualche evento che ha portato equilibrio e pace in famiglia. Quindi è stato un momento di grande armonia, di grande armonizzazione e subito si compie una luna piena, quindi si aggiusta una cosa e subito parte la sfida per conquistarne un'altra, no? Ok. Si sa che il Cancro, l'ascendente Cancro, le lune in Cancro hanno degli ottimi transiti, sono potenzialmente, credo, i favoriti, non credo, lo penso sinceramente, sono i favoriti del 2023, soprattutto quando Giove uscirà dal segno dell'Ariete. Ancora non tutti se ne sono accorti, ancora non lo sanno, ancora non ci credono, anche se io lo dispenso, l'ho detto anche nell'oroscopo del 2023 del Cancro. Però è chiaro che per raccogliere bisogna seminare, insomma, almeno, se no facciamo come tutte quelle persone che vogliono seminare campi, che vogliono raccogliere i frutti di campi che non hanno mai seminato, non hanno mai coltivato, e invece non è così. Quindi che cosa significa? Che adesso parte un'altra sfida. Quella vi ha fatto sperimentare l'individualismo e poi vi ha portato armonia in famiglia. Questa è una seconda luna nuova, transito particolarmente impattante perché congiunta a Giove, quindi più forte della precedente. Ne ho parlato nell'introduzione perché voi che siete segni cardinali, voi che siete un segno cardinale insieme alla bilancia del Capricorno ne siete particolarmente interessati. Questa è ancora più sfidante perché vi dà una nuova sfida, un nuovo interesse, un nuovo obiettivo dato appunto da questa luna nuova in Ariete, a 29 dell'Ariete, proprio all'ultimo, un'ora prima che entri nel Toro, congiunta a Giove, vi dà un nuovo obiettivo, una nuova sfida, una nuova fame, anche una nuova consapevolezza, proprio nuovi obiettivi professionali, perché è come se doveste rinascere che si andranno a completare, a riversare o nell'amore o nella fortuna o nei figli, per quello che riguarda i figli, o in tutte e tre, perché sono tre cose diverse, quindi una non esclude l'altra. Questa luna qui del 20 aprile vedrà il suo compimento, diciamo, nella luna piena in Scorpione del 5 maggio e quindi da lì probabilmente è in questa fase, mi rivolgo a tutti quei cancro, a quell'ascendente cancro, a quella luna in cancro, a quelle lune in cancro che auspicano il cambiamento, ma finora hanno magari avuto più scombussolamenti che altro. Questo fa parte del gioco di Giove in Ariete, dei pianeti in Ariete che devono cambiare le cose affinché si crei uno skyline, no? Un panorama diverso, perché per avere cose diverse bisogna iniziare a fare cose che non abbiamo fatto mai. E quindi c'è
questa potentissima, questo nuovo obiettivo, che cosa può fare? Chi vuole diventare genitore, per esempio, con la luna piena del 5 maggio, può iniziare adesso, non lo so ragazzi, una nuova cura, una nuova cosa, una situazione di minor stress, nuove consapevolezze, un cambio di casa che magari ti fa bene all'umore perché in quella non stavi bene, risoluzione di problemi, e quindi no? Un inizio di cambiamento che poi ovviamente porterà delle soddisfazioni. Chi cerca un nuovo amore o chi ce l'ha già ma non sapeva, no? Non aveva certezze, non aveva chiara la situazione, con questa nuova luna potrebbe avvicinarsi molto di più al proprio obiettivo. E poi questa luna nuova vi farà iniziare una sfida, una nuova avventura che vi porterà fortuna, perché la luna piena in Scorpione il 5 maggio per voi sarà molto fortunata. Tutti questi successi, tutti questi obiettivi, sembra che però per compiersi completamente, quando si compieranno, cioè quando si compiranno, quando ci sarà quando arriverà l'energia, arriverà a maturazione e ci sarà la luna piena in Scorpione del 5 maggio, vi farà comprendere che forse nel settore delle amicizie e nel vostro rapporto con l'entourage e con gli altri qualcosa deve essere cambiato. Sembra proprio che voi siate particolarmente influenzati e controllati o destabilizzati da uno o più persone che avete intorno. L'universo sembra suggerire queste consapevolezze. Il momento in cui, se ciò dovesse essere, perché questo può non valere per tutti, in altri casi se non sono gli altri, diciamo, il problema a tenervi per ostaggio o a segarvi le gambe, può essere un progetto che non decolla perché non ha le basi, perché non ha l'alimentazione giusta, non so come dirvi. Poi nella vita di ciascuno questa lettura che ho appena dato, questa soluzione si può riflettere in qualche modo. Vi stavo dicendo, avrete la contezza, come dire, di qualcosa da revisionare o in un progetto, che può essere un progetto immobiliare, un progetto economico, di finanziamenti, qualcosa legato alla campagna, qualcosa ragazzi, o legato al vostro rapporto con il team, con la squadra, con gli amici. Una cosa non esclude l'altra, si potrebbero incrociare e sovrapporre. Capirete che c'è qualcosa da revisionare con Mercurio retrogrado, durante il transito di Mercurio retrogrado. Perché? Voi avete Marte in Cancro fino al 20 maggio, quindi l'energia scoppietta, volete fare, volete agire, siete spinti e adesso avete forse l'esuberanza, l'energia per muovervi e quindi per vedere che cosa vi trattiene. Comunque dal 21 aprile al 15 maggio ci sarà un discreto transito di Mercurio retrogrado che poi lascerà il posto a Giove, quindi questo Mercurio che si congiungerà a Urano e al nodo nord vi farà prendere consapevolezza della fattibilità di questo progetto e della salute, della bontà delle persone che avete intorno, anche del vostro modo di rapportarvi agli altri, se è corretto, se è ingenuo, se è opportunistico oppure no, ok? Potrebbero esserci queste cose qui. Ci sarà questa revisione dal 21 aprile al 15 maggio, queste prese di consapevolezza, e poi quando Mercurio tornerà diretto il 15 maggio, il giorno dopo il 16 Giove entrerà nel segno del Toro e quindi le decisioni prese durante il moto retrogrado poi sbocceranno e porteranno degli importanti cambiamenti. Vi ricordo che con Mercurio retrogrado è bene revisionare il passato piuttosto che prendere delle decisioni importanti per il futuro. Se vi vengono delle grandi idee, segnatele, perché e poi insomma vedete se a fine transito, quando Mercurio sarà diretto, queste cose saranno ancora nelle vostre intenzioni e voi sfidate il transito, cioè vedete se veramente
vi viene voglia di fare qualcosa, se potete vi fermate, aspettate che il transito torni diretto e poi chiedetevi se avete fatto bene oppure no, perché poi ciascuno di noi ha una risposta diversa ai transiti e conoscersi è il modo migliore per prevedere errori e defiance. Quindi momento di revisione da cui poi partirà una grandissima fortuna. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose, un grande in bocca al lupo e buona settimana. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, grandi cose bollono in pentola a partire da questa settimana. Allora, il giorno 20 ci sarà una potentissima luna nuova in Ariete, la seconda del periodo, quindi un transito eccezionale, ne ho parlato nell'introduzione, se voleste comprendere meglio, se avete bisogno di chiarimenti, c'è questa luna in Ariete, luna nuova in Ariete, che è più forte della precedente perché questa è congiunta a Giove, quindi finalmente una nuova visione delle cose, un superamento di un ostacolo che andava veramente avanti, un ostacolo che forse era psicologico, mentale, ragazzi, comunque poteva essere legato al biennio 2011-2012 o addirittura al precedente transito, quello della fine degli anni 90 di Giove, o anche all'ingresso del nodo nord in Ariete, se non sbaglio 2004-2006. Quello è stato un periodo molto particolare per il segno del Leone, per l'ascendente Leone, e le dinamiche di Milla, che è stata buona e tranquilla finora, ci dicono che l'energia è tanta ed è in movimento. Quindi switch di consapevolezza, probabilmente accade che cambiate punto di riferimento, cioè è probabile che nel vostro percorso di crescita o nel vostro percorso di conoscenza e di istruzione cambiate maestro, cambiate coach, cambiate terapeuta, cambiate faro, ok? Qui c'è proprio un completamento di un percorso e una nuova visione delle cose. E a che cosa porterà questa nuova visione delle cose? Alla revisione, messa in discussione a 360 gradi di tutti gli obiettivi, delle mire espansionistiche, immobiliari, lavorative, di carriera, di realizzazione personale e professionale a cui mirate dal 2018, almeno, se vogliamo andare a ritroso, veramente dal 2005, 2006, 2007, insomma ne potremmo parlare a lungo. Fatto sta, l'importante non è quando è partito, l'importante è quando si risolve. Quindi 21 aprile, quindi 20 c'è questa luna, questa consapevolezza, questo raggio di luce che vi arriva, questa nuova persona che vi dà delle indicazioni, queste grandi cose. Il 21 Mercurio diventa retrogrado, ipotizzo, sono certa che sia il Mercurio retrogrado, il moto retrogrado più forte di Mercurio di tutto il 2023, ne abbiamo ben 4, ne ho parlato anche nell'oroscopo del Leone, l'oroscopo proprio 2023 del Leone, dove facevo un excursus di tutto l'anno, però credo che farò anche un altro video proprio per focalizzarmi su questo transito. Nel 2023 porta 4 moti retrogradi di Mercurio, tutti in segno di terra, uno l'abbiamo già fatto in Capricorno in gennaio, sicuramente potente perché si è congiunto a Plutone, quindi vi ha fatto scoprire delle cose, anche delle cose di salute, delle questioni, vi ha fatto scoprire o risolvere delle cose burocratiche, perché comunque avete Giove a favore e meno male, così risolvete un po' di cose, però questo Mercurio qui è un Mercurio potente. Questo è un Mercurio più potente di tutti perché si congiungerà a parte al Sole, ma al nodo nord e a Urano, quindi insomma sono ben 4 valori nel segno del Toro. E quindi inizia questa revisione. Vi ricordo che con Mercurio retrogrado dal 21 aprile al 15 maggio tecnicamente l'ideale sarebbe risolvere le cose del passato, questioni burocratiche, questioni immobiliari, questioni bancarie, questioni economiche, questioni pratiche,
qualsiasi cosa, anche questioni di salute, perché qui insomma parliamo di un segno venusiano che indica benessere, comfort, salute, bellezza, no? L'ideale sarebbe risolvere tutti gli ambiti venusiani e taurini del passato, proprio perché Mercurio, quindi la mente, il pensiero, anche se è un moto apparente, sono rivolti verso il passato, recente o trapassato che sia, tutto poi ve ne accorgerete perché le cose magari sgorgano, proprio arrivano da sole, perché sono pronte, l'universo ritiene che siano pronte e che voi siete pronti per risolverle, per rivisitarle. Poi il giorno, ve lo anticipo, il giorno 15 maggio Mercurio tornerà diretto, quindi voi avrete ormai una visione completa, si spera, della situazione, dei cambiamenti che vorrete apportare, e nell'immediato, il giorno dopo, Giove entra nel Toro, quindi è come se su questo vassoio nel quale voi avete messo queste nuove carte, questi nuovi appunti, queste nuove intenzioni, queste nuove situazioni, queste nuove conoscenze, perché un segno taurino di Venere può portare anche l'amore, vi può riportare anche un amore passato che voi speravate di incontrare, o finalmente le condizioni per avere l'amore che desiderate, ok? La bellezza della vita che desiderate, magari dei treni persi, delle situazioni perse, un biglietto della lotteria perso, perché Giove è anche tanta fortuna, e quindi voi rimettete sul paniere delle cose nuove. Arriva Giove come un riflettore e inizia a espanderle, inizia a farle crescere e inizia a manifestarle e a renderle ufficiali. Quello che tecnicamente non andrebbe fatto nei tempi di Mercurio retrogrado, che vi ricordo dal 21 aprile al 15 maggio, è farsi venire delle idee brillanti, perché vengono, non si sa perché con Mercurio retrogrado ci viene una cosa di pancia che ci viene un desiderio di fare dei colpi di matto, quello è proprio il pensiero, la mente che vanno un po' in fibrillazione, un po' si impallano, magari si scocciano, no? Voi pensate all'energia del pensiero, magari si scoccia di dover rifare l'ennesimo tuffo nel passato per uscirne, pensa di, con un colpo di spugna, cambiare delle cose. Quello che non si fa è prendere delle decisioni e soprattutto metterle in atto, quindi comunicarle, dichiararle con Mercurio retrogrado. Tecnicamente non si dovrebbe aprire un negozio, non si dovrebbe ritirare una macchina, un macchinario, anche se questo, io ripeto, è un Mercurio retrogrado diverso dagli scorsi. Ricordatevi sempre, quando c'è Mercurio retrogrado opposto a Giove, lì veramente sarebbe meglio non esordire, non ritirare cose, quindi non inaugurare cose. Questo è un Mercurio che non ha un Giove dissonante, ok? Però è sempre un Mercurio retrogrado, quindi questi lampi di genio di cui è generoso dispensatore andrebbero, ecco, ove possibile, tenuti così, ve li mettete in un post-it. Poi sfidatevi anche chi può aspettare, se ha delle idee, delle decisioni, aspetti il transito per vedere se è ancora di quell'idea, perché quello che accade è che non si ha una visione completa delle cose, oppure appunto non si è sereni, non si dà il tempo alle novità, alle intenzioni di sedimentare e si fanno, insomma, a volte dei passi falsi. Quindi adesso sarebbe l'ideale mollare tutte le zavorre possibili, le pendenze, i debiti, le cose, pagherò, no? Le cose da sistemare, quel garage da sistemare. Sapete, avete presente quella taverna da sgombrare di mobili antichi? Cose da fare, cose pratiche per alleggerirsi, perché questo liberarsi di zavorre alleggerirà la vostra mente, e ad un certo punto, quando arriverà Giove, avrete davanti a voi un panorama completamente diverso da costruire con le vostre mani, perché poi Giove per un anno sarà molto generoso con voi. Quindi tanta roba. Ovviamente io ho parlato di cose immobiliari, ma anche l'amore è compreso in questo pacchetto, quindi se avete dei contrasti col partner, vi
aiutare da un coach per risolverli, visto che c'è questa bella luna nuova con un Giove che porta anche nuove figure di riferimento, di guarigione, c'è il benessere a portata di mano, però bisogna fare cose diverse per avere occasioni diverse. Occhio solo a Mercurio retrogrado. Io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere come vanno le cose e buona settimana a tutti. Cari amici della Vergine e cari amici con l'ascendente Vergine, benvenuti a questa settimana che vi vede protagonisti, come tutto il segno, come tutto lo zodiaco del resto, della seconda luna nuova in Ariete, protagonisti perché nel vostro caso diciamo che va a scardinare delle cose particolari con maggiore intensità, perché state vivendo anche l'opposizione di Saturno. Quindi tutto quello che avviene viene vissuto in maniera più profonda, proprio perché Saturno lentamente, giorno per giorno, deve resettare tutti gli eccessi e tutti i difetti, no? Quindi portare ad una riequilibratura, e quindi ogni cosa che si aggiunge al grande maestro è come se un aiutante si aggiungesse ad un professore, a un insegnante che abbiamo già, quindi per dargli gran voce. Allora, come ho già detto nell'introduzione, noi in questa primavera viviamo il susseguirsi eccezionale di 2 lune nuove in Ariete. La prima è stata il 21 marzo, che è culminata, si è completata con la luna piena in Bilancia, che c'è stata il 6 la scorsa settimana, e questo vi ha dato molto probabilmente la possibilità di riequilibrare le energie tra il dare e l'avere, il che può essere accaduto sia proprio in termini di energia, attenzione, amore, passione, sesso, ma anche in termini di soldi. Quindi se c'era qualcuno che aspettava qualcosa da voi, è probabile, no? Che abbiate dato qualcosa, che siate stati in grado finalmente di fare giustizia, e quindi abbiate avuto la possibilità di compensare, di restituire. Viceversa, se avevate preso qualcosa, si presume che che vi sia stato magari restituito, insomma, o che in qualche modo vi sia stato ripagato. Questa è stata una luna piena molto importante, di grande riequilibratura, che poi ha disteso ovviamente i rapporti. Laddove non si sono distesi i rapporti, dovete capire che cosa sta accadendo, perché c'è magari una mancanza di consapevolezza, perché l'impeto della luna piena in Ariete vi ha riportati a trasgredire, osare, chiedere, lanciarvi, iniziare qualcosa, no? Magari in una maniera forse che non ha visto una riflessione, quindi di pancia, e dove c'è stato appunto non la riequilibratura, non la compensazione, ma lo stop della luna piena in Bilancia, che era la giustizia. Quindi uno stop vuol dire che c'era una mancanza di consapevolezza, perché in realtà ho già ricevuto molti feedback in cui maggiormente è stata percepita questa bella luna come una riequilibratura, tanto più che c'era ancora la Venere in Toro, quindi uno stellium in Toro con nodo nord e Urano, quindi anche la possibilità, la fortuna ha dato, ha offerto anche la possibilità di ridistribuire le attenzioni e le energie. Adesso c'è un cambio di energia nuovo, abbiamo il 20, il Sole che finalmente entra in un vostro segno amico, il segno del Toro, quindi lo stellium in Toro si ripristina, questa volta con l'energia Yang, quindi Venere è entrata nel segno dei Gemelli, ma Sole, Urano e Nodo Nord persistono e quindi portano delle novità per quanto riguarda le aspettative, le prospettive, le speranze, proprio le speranze, le nuove intenzioni che vi nascono dal cuore, nuove situazioni, nuove prospettive che vi chiamano e che si creano in una maniera molto veloce e che in alcuni casi prevedono un cambio di rotta, un cambio di interlocutore, un trasferimento. Ecco, il giorno 20 il Sole entra nell'energia Yang del segno del Toro, quindi venusiano,
ma c'è la seconda luna nuova in Ariete più forte della precedente, quindi il suggerimento, se doveste aver avuto delle problematiche, degli stop, delle polemiche, cioè se voi aveste dovuto vivere non la carta vincente del pianeta in Ariete, ma lo scontro, allora questa sappiate che è una luna ancora più potente perché è congiunta a Giove, quindi cercate di consapevolizzare. Cioè cercate di valutare prima i vostri magari impeti, se avete rischiato, ma anche la multa, ragazzi, anche la multa, se nella precedente luna nuova in Ariete magari siete andati troppo veloci, non avete rispettato il codice della strada. Faccio un esempio perché è un contesto molto affine, l'esuberanza alla guida, molto affine con i valori marziani, dove c'è Marte, insomma, c'è sfida, ma c'è anche meccanica, ci sono le auto, ci sono i motori, per esempio. Quindi questa è una luna nuova con nuovo impeto che ovviamente vi farà accedere alle vostre esigenze, ok? Però il modo in cui le andrete a proporre, probabilmente in cui le andrete a vivere, questa volta sembrano esigenze di natura molto sensuale, molto passionale, no? Quindi qui ci sono probabilmente incontri, occasioni fugaci di vivere qualcosa di molto intenso, no? Di forte, anche di trasgressivo. Però cercate di consapevolizzare. Perché? Uno, perché questa luna è una Ferrari, una luna nuova in Ariete, congiunta a Giove, quindi ha un'espansione, una detonazione che per il settore, no, in cui si muove per voi indica sia una rinascita potentissima, ok? Quindi un essere consapevole, avere al proprio arco tutte le frecce, cioè riuscire a recuperare, ad avere tutte le proprie risorse personali, ad essere pronti a risalire, no, da un periodo di stasi e a rinascere in questo contesto saturnino in cui le cose che non funzionano più o che erano sbilanciate restano nel passato e muoiono. Però bisogna consapevolizzare, ok? Quindi fortunati magari del primo errore, cercate di essere lucidi e quindi magari osservatevi dall'esterno. A tal proposito vi ricordo che il vostro governatore entra in moto retrogrado, quindi Mercurio entra in moto retrogrado dal 21 aprile al 15 maggio. Vi troverete probabilmente nella scomoda situazione per cui ardete di passione, di occasioni da cogliere, occasioni che anche si creano, di amore, insomma di qualcosa per qualcuno, e la prudenza di Mercurio, la prudenza suggerita dall'universo, perché con Mercurio retrogrado in un segno venusiano è probabile che vi ritroviate a rivivere delle situazioni già vissute, magari poco chiare. State attenti ad entrare nel recinto di qualcun altro, per esempio, visto che si parla del Toro stimolato da una luna nuova in Ariete, ok? Perché appunto con il vostro governatore retrogrado si tratta semplicemente di rivivere situazioni sentimentali e passionali o legate magari, ecco, alla gestione economica di qualcosa, ai possedimenti. Si rivivono, ma si rivivono per essere corrette, quindi per indirizzare questa spinta verso magari un'altra situazione, ok? È un lavoro di consapevolezza, perché da un lato vorreste partire senza pensare, andare e prendere, e dall'altro invece sarebbe consigliato, perché c'è un cambiamento in atto, ok? Questa luna nuova si completerà con la luna piena in Scorpione, che potrebbe far sì che queste iniziative, questi impeti della luna nuova del 20 aprile poi portino magari o ad un confronto con qualcuno, no? A un dover dare spiegazioni, perché sarà una luna piena in Scorpione opposta a Mercurio retrogrado in Toro.
Quindi diciamo che quando c'è un Mercurio retrogrado è fondamentale, l'ideale sarebbe non esordire, non iniziare nuove situazioni, ma cercare di correggere le questioni del passato. Tutto questo vi servirà per alleggerirvi da delle grandi zavorre, perché poi quando entrerà Giove in Toro, io vi ricordo che i pianeti in Toro sono amici e Giove in Toro è un grande amico, ma siccome porta anche l'espansione di quello che c'è, e siccome è preceduto da un moto retrogrado del vostro governatore, l'universo suggerisce di modificare dei modi di fare, dei modi di proporsi, dei modi di prendere, di relazionarsi con il dare e avere, altrimenti poi dovrete dare magari spiegazioni a qualcuno, ok? Quindi c'è una ricalibratura. Fatemi sapere come vanno le cose, fatemi sapere che cosa vi porterà questo moto retrogrado di Mercurio. Un grande bacio e buona settimana a tutti. Cari amici della bilancia e cari amici con l'ascendente bilancia, benvenuti a questa settimana che vede un grande fermento per voi e un grande movimento di transazioni, questioni economiche o intenzioni di stipulare accordi o firmare contratti. Allora, voi siete un segno cardinale insieme all'Ariete, al Cancro e al Capricorno, il quarto siete voi. I segni cardinali sono quelli che innanzitutto sono quelli che sono legati all'inizio delle stagioni, voi siete legati all'inizio dell'autunno, quindi avete in voi insita la potenza di cambiare le cose, quindi proprio di modificare l'andamento, di immettere una novità, sia nel sistema, nelle persone intorno a voi e ovviamente nella vostra vita. Ora, avete un cielo che pianeti importanti sono in segni cardinali, quindi ci sono dei movimenti in atto. Allora, Giove lo sapete già, voi siete tra i protagonisti principali del transito di Giove in Ariete. Se volete ci sono ben 2 video, l'ultimo è sicuramente su Giove in Ariete, segno per segno, l'ultimo sicuramente più attuale perché tiene conto dei transiti fino al 16 maggio, l'altro invece riguardava l'ingresso di Giove in Ariete, il primo ingresso nel 2022. Quindi già c'è Giove in Ariete e voi avete una gran voglia di osare, di comprare, di vendere, di licenziarvi, di aprire la partita IVA, di fare, no? Abbiamo già detto che per chi ha l'ascendente in bilancia, per chi ha anche l'ascendente in bilancia, può osare, perché avere Giove al discendente, avere la fortuna al discendente, vi fa essere un po', come dire, battaglieri più del solito e molto audaci, no? Quindi un po' il colpo di testa dietro l'angolo, però io ho visto anche grandi fortune, ho visto grandi riequilibrature, grandi pareggi col destino molto interessanti, quindi siamo alla fine del transito, manca un mese, il 16 Giove esce dall'opposizione, ma se avete l'ascendente bilancia, complici queste lune nuove eccezionali a staffetta, 2 nel segno dell'Ariete che vanno a sollecitare Giove, come dire, muovetevi un po' più guardinghi, ma siamo alle battute finali, quindi ragazzi, no? Peggio è passato. Sole e Luna in bilancia, quindi i luminari. Perché? Perché con l'opposizione di Giove si è magari fumantini, incoscienti, si fa il passo più lungo della gamba e soprattutto si è un po' paranoici e poco lucidi. E ogni 12 anni c'è questo transito, vale per voi, vale per tutti i segni, non è che vanno preso di mira, però ogni 12 anni l'universo ci fa questo crash test, cioè ci chiede, ci fa verificare quanto siamo centrati in noi stessi e quanto non abbiamo lavorato sulle nostre paure, sul nostro inconscio, sulla rabbia repressa. E quindi poi quando arriva Giove è come se noi portassimo questo zainetto pieno di zavorra, perché ogni tanto noi ci dovremo guardare dentro e dovremo fare un po' scendere a patti con noi stessi e con la vita. Meno lo facciamo, più lo zainetto di inconscio sporco ed irrisolto si ingrandisce e quando arriva Giove si gonfia, come se mettessimo l'acqua nell'ovatta, si gonfia, diventa pesante, questo zainetto si apre e a seconda di quanto siamo irrisolti e poco consapevoli, no? Anche di quanto ci conosciamo poco,
cavolate. Più la persona ha capito, magari nel transito precedente, e senza neanche capire che magari era Giove, però si è fatta aiutare, ha detto, insomma, si è guardata dentro, si è conosciuta, ha visto i suoi lati ombre, punti deboli e via discorrendo, più quando Giove dopo 12 anni ritorna, le cantonate si verificano, perché ragazzi ci sono degli anni che si verificano, siamo qui per imparare, mica siamo i supereroi, però le cose si vede che vanno meglio, cioè si vede che certe cose non ritornano più e magari si ricreano delle situazioni edulcorate, però in linea di massima le opposizioni di Giove sono un periodo di scarsa lucidità, quindi chi ha Sole e Luna può osservare ancora un mese di prudenza. Detto ciò, il 20 c'è la Luna, allora il Sole per fortuna esce dall'opposizione, quindi il vostro mese ombra è finito, no? Perché comunque il Sole ha un peso yang determinante, entra nel Pacifico, un po' noioso, no? Un po' imbolsito, un po' statico, segno del Toro, che però i piaceri, no? Le situazioni si distendono, si tranquillizzano, si va nell'ozio. Quindi una certa energia inizia a calmarsi, però il giorno 20, in concomitanza dell'ingresso del Sole in Toro, c'è l'ultima luna nuova in Ariete. Questa è più potente della prima, perché? Quindi innanzitutto le emozioni si fanno bellicose, però la fortuna è che non tanto riuscite a stargli dietro. Perché? Perché il Sole nel frattempo è passato in Toro, quindi potete pure buttare 2 strilli, ma magari non vi muovete, che poi insomma, quindi non gli andate dietro. Questa luna nuova è potentissima perché è congiunta, dicevo, a Giove, quindi la sentite di più della precedente, che però era congiunta al Sole, quindi probabilmente siete stati più irrequieti e frettolosi nel mese precedente, ma senza consapevolezza. Poi è stata bellissima la luna piena nel vostro segno perché ha portato distensione, siete andati incontro a qualcuno, avete teso la mano e probabilmente in molti casi avete ricevuto anche, no, una mano di risposta. Adesso c'è la voglia di osare, ok? Siete meno irascibili, ma proprio desiderosi, coraggiosi, osanti, sfidanti, quasi incoscienti. C'è questa voglia di osare e, che dire, il 22, il 21 Mercurio diventa retrogrado. Allora, osare in che cosa? Probabilmente nelle transazioni. Qui sembra che ci sia un grosso movimento in famiglia, questioni immobiliari, contratti, insomma, sembra, giusto siccome siete dei segni cardinali che quando si muovono lo fanno proprio per cambiare l'assetto delle cose, l'andamento delle cose, come dire, vi sentite pronti a fare scelte importanti, investimenti importanti, questioni importanti. Ora, nessuno ve lo vieta, però il 21 Mercurio diventa retrogrado, lo sarà dal 21 aprile al 15 maggio. Ragazzi, in questo lasso di tempo, se voi riusciste a sistemare cose burocratiche, immobiliari del passato, ma a non ipotecare il vostro futuro, probabilmente tra la luna nuova in Ariete congiunta a Giove, quindi Superman, no? La sensazione di essere Superman, e Mercurio retrogrado, se uno non è proprio obbligato a prendere decisioni importanti, no? E si guarda intorno, si documenta, vede quello che c'è, senza firmare, io ripeto, senza firmare cose nuove, impegni nuovi, perché alla fine del transito, il 16 maggio, potreste, vedete, anche Jolie si è risvegliata, non si vede mai, alla fine del transito potreste scoprire di essere di avviso diverso. Quindi so che è scomoda questa dinamica per cui da un lato avete una grande spinta a osare, fare, agire, comprare, sembra no? Sfidare, cose di questo, lanciarvi in qualcosa. Dall'altra l'universo dice ok, però aspetta, cioè scegli bene, prenditi 3 settimane
per scegliere bene. Questo vale sia per le questioni immobiliari, da quel che vedo, sia per le questioni, quindi sia per le questioni immobiliari che economiche, sia per quelle sentimentali, perché comunque tra le simbologie dei pianeti in Toro, ovviamente in primis c'è l'amore e poi ci sono le economie, gli investimenti e il possesso, perché insomma c'è anche quell'orticello, quell'Eden, quella situazione definita e tanto cara. Però l'amore è la prima cosa, quindi nonostante vi sentiate, ecco, Capitan Harlock, siate prudenti, cercate di risolvere le cose del passato, cioè cercate di vedere se questa cosa che vi viene magari viene dal passato, questo bisogno, questo bisogno di osare, no? Questa spinta. Cercate di sistemare le cose, le questioni del passato, che tra l'altro potrebbero ripresentarsi spontaneamente senza che le andiate a ritrovare. Liberatevi da queste zavorre, più zavorre togliete, più quando Mercurio finalmente uscirà dal segno del Toro il giorno 15, voi avrete la mente pulita e l'orizzonte definito e vedrete Giove sarà ormai alle spalle, inizierà l'era del Toro che, ripeto, magari non è sfidante così, non è emozionante come quella dell'Ariete, però insomma è tranquilla e soprattutto è abbondante e produttiva, quindi cercate di frenare gli impeti. Fatemi sapere come vanno le cose, un grande bacio e un grande in bocca al lupo per questo periodo. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, benvenuti ad una settimana che vi vede protagonisti dell'inizio di qualcosa che ha il sapore della nuova sfida. Allora, la luna nuova potentissima del 20 aprile si fa nel segno dell'Ariete, che è un segno marziano di fuoco, quindi comunque ha un governatore che è anche il vostro, quindi in qualche modo vi solleva, forse vi renderà particolarmente energici, impulsivi, no, un po' di più, perché insomma lo Scorpione è sicuramente un segno d'attacco, è governato da Marte, però è un Marte sottile, d'acqua. Quello che vi potrebbe sembrare strano è magari l'audacia, la sfrontatezza, quello invece l'attacco frontale, cosa che di solito non appartiene alle vostre corde. Scusatemi, è arrivata Milla. Perfettamente in linea con una luna nuova in Ariete congiunta a Giove, che è un mezzo geyser, un mezzo vulcano, Milla con la stessa energia ha fatto irruzione e quindi insomma, come dire, la prendiamo per buona, nel senso che sì, che la lettura dell'energia è come dire in linea, è fedele diciamo alla realtà. Quindi c'è questa novità, questo qualcosa, questa nuova energia che può essere una nuova persona se c'è spazio, no? Se nella vostra vita desiderate una novità, una nuova persona, un nuovo lavoro, delle novità interessanti per quanto riguarda la vostra salute, il vostro stile di vita, la vostra immagine, cioè qui abbiamo l'energia dei nuovi inizi, ok? Quindi siamo veramente alle ultime battute del ciclo 2011-2012, si chiude, proprio si sta concludendo con gli ultimi giorni di Sole in Ariete e di Luna Nuova e poi quindi si inaugura, diciamo che questa seconda luna nuova, che tra l'altro è un transito eccezionale, ne parlo nell'introduzione perché è la seconda, c'è stata una staffetta di lune nuove in Ariete quando di solito le lune nuove si avvicendano nei segni successivi, quindi vuol dire che l'universo aveva bisogno dell'energia di 2 lune nuove in Ariete congiunte a Giove proprio per detonare, per darci tutta la forza a ciascun segno in un determinato settore per ripartire. Quindi per chiudere il dodicennio stancante che c'è stato, oppure anche cose iniziate più di recente che non andavano bene, per chiudere proprio in maniera netta e definitiva, per chi vuole chiudere ovviamente, no? E quindi usare consapevolmente tutta questa esuberanza e tutta questa energia per ripartire. Quando una persona si apre al nuovo,
quando una persona si apre al nuovo, l'energia riesce a muoversi sicuramente di più. Ricordiamoci sempre che gli astri inclinano, ma l'uomo determina. Quindi se io non mi apro, se io faccio una grandissima resistenza, l'universo non verrà a forzarmi, no? Non verrà a sfondare la porta con un ariete. Quindi quanto più noi dentro siamo fiduciosi o quanto più noi abbiamo bisogno di novità, quindi siamo comunque in un atteggiamento di apertura, le cose probabilmente arriveranno, molto molto probabilmente. Ora, questa luna, questa seconda luna nuova in Ariete per voi è molto forte, innanzitutto è generale, nel senso che porta una fortuna dove voi avete bisogno che ci sia fortuna. Uno, perché è congiunta a Giove, quindi probabilmente sarà una delle lune più fortunate che voi avrete, ok? E poi perché si completerà con la luna piena in Scorpione del 5 maggio, quindi inizia, possiamo leggerla così, inizia una nuova fase, un incontro, un'energia, un'intenzione, un sentimento, un cambiamento, qualcosa anche che riguarda il lavoro, inizia qualcosa di nuovo, di molto forte, di esuberante, proprio di strong, anche con una certa enfasi, di molto fortunato, di palese, visibile, quindi qua parliamo di contatti, di incontri, di situazioni, proprio di novità tangibili, che in capo a 2 settimane, quindi per i primi di maggio, il 5 o il 6 ci sarà la luna piena in Scorpione, darà luogo, vi farà maturare un cambiamento, vi farà maturare una nuova consapevolezza, perché sarà una luna piena in Scorpione, trigono a Saturno, trigono a Marte, trigono a Nettuno e opposta a Urano, quindi è probabile proprio che vi venga, a chi desidera utilizzare l'energia in questo modo, sarà facile, sarà possibile uscire fuori da situazioni che non vi piacciono più, da cui volete uscire magari da qualche tempo perché vi stanno stretti. Io vi consiglio soltanto, siccome sarà una luna piena, insomma, abbastanza esuberante e molto sostenuta, all'epoca ci sarà Mercurio retrogrado. Non sarà il caso di comunicare impulsivamente la decisione presa, ma osservarsi, ascoltarsi, tergiversare, quindi aspettare 10 giorni almeno, perché poi il giorno 15 Mercurio tornerà diretto e sarà congiunto a Giove. Giove entrerà nel segno del Toro, quindi poi sarà da quel momento in poi, quindi dal 15 maggio, che metterete in atto i vostri propositi. Possono essere dei propositi che vi vedono molto concentrati, molto concentrate su voi stessi, molto individualisti, e quindi in alcuni casi anche propensi a uscire da situazioni che non vi piacciono, tanto se ne creeranno decisamente altre. Questa settimana dovrebbe andar bene l'amore, questa settimana con Marte in Cancro dovrebbe andar bene l'amore. Se volete chiudere delle situazioni con questa luna nuova seguita poi da luna in Scorpione, ci sono, ragazzi, sia situazioni sentimentali sia situazioni relazionali. Ok? È un momento di cambiamento. Ovviamente aspettate sempre che Mercurio torni diretto, ok? Poi ovviamente ci sarà l'ingresso di Giove nel segno opposto, quindi il consiglio delle stelle è di farvi prima 2 calcoli, proprio proprio conti economici, valutazioni pratiche, prima di muoversi. I pianeti in Toro, so che alcuni di voi sono spaventati dall'opposizione di Giove nel segno del Toro, e
anche adesso, il giorno 20, insomma questa settimana, si entra nel mese opposto allo Scorpione, quindi il lato ombra dello Scorpione, no? Allora, tutti i segni hanno un lato ombra, la bilancia sta salutando adesso il lato ombra nel segno dell'Ariete, poi ovviamente lo Scorpione si cimenta con il segno del Toro, che è il suo lato ombra, quindi è quel periodo dell'anno in cui un segno zodiacale si cimenta con le proprie paure, con la parte nascosta, con il proprio inconscio, con le cose che magari teme, no? Ok? Se più lavoriamo noi nel nostro inconscio, più lavoriamo, ci osserviamo, ci conosciamo, ci ascoltiamo, meno quando ci sono questi transiti di opposizione, come dire, ci facciamo fregare o abbindolare o confondere, ok? Allora, innanzitutto la buona notizia è che i pianeti in Toro, a parte Urano, non sono, Urano e Marte sono quelli particolarmente malmessi, ok? Però Marte in Toro ve lo siete tolti l'anno scorso tra luglio e agosto, e c'è stato dedicato un video perché era un incontro particolare. Quello che l'universo vi suggerisce quando c'è il Sole in Toro, ora che c'è Mercurio retrogrado in Toro, ora che arriva Giove in Toro, poi ovviamente ci dedicheremo un video specifico con le previsioni segno per segno, è quello di essere prudenti. Questa è la cosa, quindi anche se vi viene questa esuberanza, fate prima i conti bene di dove volete andare e se avete le risorse. Questo è proprio vi chiede di non lanciarvi, l'universo vi suggerisce di non lanciarvi alla cieca, cosa che i pianeti in Ariete potrebbero spingervi a fare, perché poi con i pianeti in Toro se ne pagano le conseguenze che sembrano delle conseguenze pratiche. Quindi questa è come se l'energia non vi permettesse, voi avete una grande abilità di recuperare le situazioni, ecco, quello, forse la paura che vi anima di più tra le altre cose è quella di perdere questa abilità, no? Questo fiuto. Ecco, quando ci sono i pianeti in Toro, per chi è Scorpione o ha la Luna in Scorpione, non tanto l'ascendente Scorpione, per chi è luminari, Sole e Luna in Toro, si può perdere un po' quel fiuto, si può essere un po' più vincolati e quindi è meglio essere prudenti, perché altrimenti come come provate a muovervi, magari trovate degli stop, magari con delle conseguenze, ok? Quindi il modo migliore è essere prudenti, tanto avete Saturno che intanto, mentre voi siete prudenti, mentre voi vi ascoltate, mentre voi calcolate con un po' più cura del previsto quello che dovete fare, Saturno intanto vi crea attorno una rete di protezione, instaura tutta una serie di appoggi anche di persone che vi daranno una mano nel tempo. Saturno appena entrato nel segno dei Pesci è un grande amico dello Scorpione, quindi dategli il tempo, cioè, lavorate sulla pazienza, questo è il senso e quello che deve arrivare a voi arriverà. Con Mercurio retrogrado che dal giorno 21 fino al 15 maggio ci porterà a guardare al passato, risolvete tutte quelle questioni pratiche che magari vi eravate lasciati alle spalle, che erano rimaste in sospeso, cercate di non esordire così d'amblè, di non prendere decisioni magari affrettate, di mettere firme importantissime, se non erano state già pensate prima, e vedrete che tutto andrà come deve andare. Quindi vi mando un grande bacio, vi aspetto nei commenti e vi auguro un'ottima settimana. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, benvenuti ad una settimana particolare con una fortunatissima per voi luna nuova in Ariete, finalmente congiunta a Giove. Allora, voi sapete già che i pianeti in Ariete, che Giove in Ariete è un vostro amico, spero che vi abbia portato tutta la protezione di cui avete avuto bisogno, tutte le novità di cui avete avuto bisogno. Tecnicamente dovrebbe aver portato a molti di voi
a molti rappresentanti del Sole in Sagittario e dell'ascendente Sagittario nuovi amori, una convivenza, magari una maternità, una paternità, quindi dei momenti di grande fortuna, delle piccole vincite. C'è qualcosa di molto fortunato, questa è l'ultima luna nuova, per cui se volete provare a giocare, tentate la fortuna. Questa sì, è decisamente l'ultima, poi Giove entrerà nel segno del Toro e quindi parliamo del 16 maggio, però diciamo che questa è l'ultima fase lunare per approfittare. Anche il Sole viene meno, fatemi sapere se siete riusciti a vincere qualcosa, perché con la luna nuova precedente c'era Chirone, adesso dovrebbe essere un po' fuori rotta e di conseguenza indebolito, perché questa luna nuova del 20 aprile si farà a 29:49 dell'Ariete, quindi un'ora e qualcosa prima che la luna entri nel segno del Toro. Quindi grande fortuna. Per chi lo aspetta e non l'ho ancora avuto, questa luna potrebbe dare inizio a nuove situazioni d'amore. Per chi non ha avuto ancora i figli e li sta cercando, dovrebbero arrivare adesso. Anzi, io volevo rispondere a tutte le persone che mi hanno scritto perché avevano iniziato le pratiche per l'affido, per le adozioni, ragazzi, non ce l'ho fatta a rispondervi, spero di essere riuscita. Mi ricordo che qualcuno di voi era Sagittario, quindi colgo l'occasione, sono andata a memoria, colgo l'occasione e vi rispondo qui. Spero di essere riuscita a dare delle risposte anche nei precedenti video. Allora, quindi questo è un momento molto fortunato per la fortuna, si inaugura questa fase, per la fortuna, per l'amore, per le convivenze, per i figli. Se i figli sono già grandi, può essere un momento, questa luna nuova può segnare un momento di fortuna e prosperità, di soluzioni, di cambiamenti, di novità, di nuove iniziative lavorative anche per loro, ok? Perché è una luna che si esprime in questo senso. Quindi si chiude definitivamente, adesso proprio è sancita la fine dell'ultimo biennio 2011-2012, vi state proiettando per i prossimi 12 anni. Questa è una luna potentissima, è una luna che si fa nuova in Ariete congiunta Giove, quindi tutta l'energia che ha accumulato dall'anno scorso, da maggio dell'anno scorso, e che alcuni di voi non sono riusciti a recepire, questa volta dovrebbe elargirvela con una abbondanza, con un'intensità che questa volta dovrebbe veramente farsi sentire. Ripeto, amore, figli, fortuna, convivenze, per chi le desiderava proprio nuovi inizi. E se siete dei creativi, delle persone, degli artisti, è una luna veramente strepitosa. Quindi approfittate, accogliete a braccia aperte l'energia, le ispirazioni che vi arriveranno. Ed è proprio di ispirazioni dobbiamo parlare, perché questa luna nuova potentissima congiunta Giove, strepitosa, per voi molto fortunata, si farà piena il giorno 5 maggio, quindi verrà completata dalla luna piena in Scorpione, che per voi segna davvero un cambiamento a livello inconscio. Si sblocca qualcosa di profondo che magari finora era stato bloccato dai timori, dalle paure, da quel bisogno di controllare tutto e di certezze illusorie che il Sagittario a volte ha, no? Insospettabilmente ha. Ci sarà ragazzi, uno sblocco, una discesa in profondità. Questa è una luna piena nel segno precedente al vostro, no? Quindi è intensa proprio a livello inconscio, perché ci sono delle energie, questo è trigono a Marte, ci sono delle energie che devono scendere dentro di voi, adesso hanno probabilmente finalmente la forza di agire, no? La forza di penetrarvi, perché forse prima il timore di complicarvi la vita, di sapere e guardare cose dentro di voi che magari vi
vi potevano turbare, perché il turbamento non è una cosa che vi piace. Voi amate una vita serena e in un certo senso semplice, infatti scansate particolarmente tutto ciò che è complicazione, ok? Quindi vi farà scendere dentro di voi, ripeto, sarà trigono a Marte, un'oretta prima di farsi piena completamente formerà un trigono con Saturno che galoppa velocemente, sta percorrendo velocemente i primi gradi del segno dei pesci, quindi è un momento molto intenso, vi farà comprendere veramente delle cose e poi questo innescherà tutta una serie di trasformazioni e cambiamenti nello stile di vita che voi vedrete si dipaneranno, no? Nel corso dell'anno, proprio da adesso fino alla tarda primavera del 2024. Quindi vi state risvegliando, ci sarà un risveglio della coscienza che metterà in discussione alcune abitudini, alcune frequentazioni e anche alcune certezze illusorie, tra cui la convinzione di controllare, di poter controllare. Questa è una cosa che dovete accettare, quindi l'atteggiamento migliore in questo momento è lasciare andare, ok? Cioè lasciare andare tutto quello che non potete controllare e quindi tutto quello che non dipende da voi. In questo momento la cosa più saggia è guardarsi dentro e imparare a dominare e controllare le proprie emozioni, perché questa è la capacità di reagire alle cose in un modo o in un altro, è l'unica cosa di cui veramente l'essere umano è possessore. Purtroppo le altre cose, soprattutto quelle che vedono coinvolte le altre persone, non è possibile controllarle, ok? Quindi gli avvenimenti e le azioni che riguardano gli altri, anche se stiamo lì col fiato sul collo. Il giorno 20, il 21, quindi il giorno dopo la luna nuova, il 20 è anche il giorno in cui il Sole entra nel segno del Toro, Mercurio, sempre nel segno del Toro, diventa retrogrado. C'è inizia una revisione, questo è il periodo di retrogradazione di Mercurio, va dal 21 aprile al 15 maggio, quindi sono 3 settimane piene. È quel momento in cui voi farete una serie di revisioni, di notizie che magari non avevate recepito, di informazioni, di cose burocratiche che magari avevate perso. Avete presente tutte quelle cose che vanno a completare un puzzle che migliorerà tutte quelle questioni ereditarie, immobiliari e familiari in cui da un po' di tempo, probabilmente dal 2022, se non dall'estate del 2021, siete un po' immersi, ok? Quindi ci saranno tutta una serie di notizie, comprensioni, intuizioni, comunicazioni, carte scritte che non avevate visto, comunicazioni che non erano arrivate, che vi faranno vedere, sapere più cose, quindi vi faranno vedere delle situazioni che vi si stanno complicando in maniera diversa e quindi molto probabilmente si arriverà alla soluzione. Quando c'è Mercurio retrogrado, l'atteggiamento migliore è quello di guardare al passato e di non decidere impulsivamente, quindi di non esordire nel futuro, ok? Quindi proprio in quelle 3 settimane, sì ai viaggetti, mi avete scritto, sì ai viaggi per andare a guardare una situazione, quello sì perché non è definitivo. Voi state andando in un posto, state andando a guardare se potete andare lì all'università, se potete trasferirvi lì a studiare, se potete trasferirvi lì a lavorare, ok? Quindi si può fare perché è una sorta di revisione delle vostre situazioni. Poi le decisioni è sempre meglio prenderle a mente sgombra, quindi con Mercurio diretto, ok? Quindi dopo il 15 maggio. Sì ai viaggi se li avete già prenotati, mi avete scritto, sì ai viaggi sia di lavoro che di piacere, no?
perché se sono stati già prenotati, di solito l'importante è che non si prenotino con Mercurio retrogrado, però, quindi che non si comprino i biglietti, ma più che altro ragazzi, sapete cosa succede? Questo non è un Mercurio scomodissimo come quello di settembre-ottobre dell'anno scorso, non ha Giove opposto, perché Mercurio dell'anno scorso, Mercurio in bilancia con Giove opposto in Ariete, è stata un'ecatombe, cioè non potevi cambiare neanche una cosa, l'impianto della macchina che andava a male, veramente ho visto delle cose andare a male, no? Soprattutto se, adesso si può dire, non potevo rovinare, se le persone che andavate a chiamare erano del segno della bilancia. Ecco, quando uno ha Giove opposto potrebbe lavorare meno, quindi vi si risolvono un sacco di cose, però se potete approfittare di Mercurio retrogrado quando si presenta per risolvere cose del passato e non esordire, quindi magari, che ne so, se trovate una casa, magari non fermarla in quel momento, anche se questo è un Mercurio retrogrado congiunto ad Urano, quindi sembra che la sua natura, che la natura del transito sia semplicemente quella di darci la forza di fare quei cambiamenti che dovevamo fare da tempo e che non avevamo il coraggio o le risorse per farli. Quindi tecnicamente un Mercurio retrogrado congiunto ad Urano il nodo nord molto probabilmente a voi farà prendere quelle decisioni che dovevate prendere da molto tempo a fin di bene, proprio per migliorare il vostro stile di vita, quindi questo accadrà. Se potete evitare di esordire, di aprire un negozio proprio in quelle 3 settimane, pare sia meglio, però questo è un Mercurio, mi sembra molto più benevolo di altri, quindi ci saranno sicuramente tante novità, fatemelo sapere nei commenti, io vi auguro di godere appieno e di prendere quanta più fortuna da questa meravigliosa luna nuova in Ariete congiunta a Giove, insomma fatemi sapere come va, un grande bacio. Cari amici del Capricorno, cari amici con l'ascendente Capricorno, benvenuti ad una settimana in cui il Sole esce dal segno dell'Ariete che tanto vi ha sfidato negli ultimi 30 giorni ed entra nell'amico segno del Toro. Si sta creando un poderoso stellium di pianeti in segno di terra e acqua che a voi piacciono tanto, il cancro non è contemplato, quindi l'emotività non vi disturberà perché sì, avete Marte opposto, ma adesso che il Sole esce dall'Ariete, adesso che tutti i pianeti in Toro e in Pesci cominciano a sostenere Marte in Cancro, offrendo un interessante, punto di talete, quindi questa energia che anche magari vi ha provocato, queste situazioni nuove che si stanno creando nei rapporti interpersonali, qualcuno che magari non vi ha dato l'aiuto che doveva darvi o le risposte che doveva darvi, o qualcuno che si è assentato, non si è presentato, quindi anche la mancanza, no? Un'assenza registrate, possono offrirvi la possibilità di guardarvi intorno in maniera produttiva, perché siccome in fisica il vuoto non esiste, se qualcuno si assenta, no? Se qualcuno vi trascura, se qualcuno vi volta le spalle, molto probabilmente, anzi tecnicamente, no? Per la fisica verrà rimpiazzato, ok? Quindi anche se c'è movimento nelle relazioni, sia interpersonali, con i soci, con tutta una serie di accordi col coniuge, no? Con il partner, allora innanzitutto perché è preoccupato da Marte in Cancro? Ragazzi, nessuna situazione finisce definitivamente con Marte in Cancro. Se una situazione finisce con Marte in Cancro, aspettava soltanto il là, era andata da molto molto tempo, ok? Quindi se c'è maretta in situazioni di lavoro sentimentali, interpersonali, societarie, qualsiasi cosa, se c'è maretta, è una maretta transitoria, se ci sono delle discussioni, delle questioni che si stanno verificando, se
non vanno avanti dall'anno scorso, per esempio, cioè se non sono questioni importanti, impegnative, che non sembra non trovino risoluzione da quando Giove è entrato in Ariete a maggio dell'anno scorso, allora si può creare una divisione, altrimenti una divisione che comunque troverà un rimpiazzo, come dire, adeguato e soddisfacente, perché ci sono troppi pianeti in Toro, ok? Cioè tutto quello che magari va via e si allontana, ce lo dice anche Mercurio retrogrado, che il giorno 21 è sempre in Toro, retrogrado, ci dice che da tempo, magari non l'abbiamo fatto, magari non l'avete fatto, ma da tempo potevate, come dire, organizzarvi diversamente, e quindi adesso, se si presenta questa eventualità, c'è anche l'aiuto per, come dire, per rimpiazzare. Ecco, questa è, il cielo è troppo buono, ok? Il cielo è troppo buono per come dire, per lasciarvi vittime, come dire, colpiti da Marte in Cancro. C'è troppo un parterre che vi aiuta, anzi alcuni allontanamenti possono essere da stimolo per un miglioramento personale, ok? Quindi c'è anche il caso magari di respirare in qualche modo, ed è tutto molto bello. Il giorno 20, quando il Sole entrerà nel segno del Toro, ci sarà anche l'ultima luna nuova in Ariete, congiunta Giove, cioè l'ultima luna nuova congiunta Giove del 2023. È una luna in segno cardinale, porta con sé l'energia della primavera e dei nuovi inizi. Probabilmente la sentirete ancora di più della luna nuova del mese scorso, che poi è culminata nella luna piena in Bilancia, che deve aver riportato armonia e sistemazione laddove c'era stata lite e tensione. Questa la sentirete ancora di più perché è congiunta a Giove, è una luna in segno cardinale come voi, quindi porta dei cambiamenti, e sono dei cambiamenti di una vitalità e di una forza che molto probabilmente vi faranno uscire dalla tana. Ecco, questo sembra tecnicamente il transito a cui andate incontro, e quindi nei prossimi giorni vi troverete a ritrovarvi in mezzo agli altri, ad essere accolti e affiatati in mezzo a un gruppo di persone, può essere la classe, possono essere i colleghi ritrovati, se vi eravate assentati, se avete cambiato lavoro. È come se ci fosse un ritorno in mezzo al gruppo, un ritorno che trova una grande accoglienza, un grande affiatamento. Quella luna sarà trigono a Marte e quindi, come vedete, intorno a voi si farà un numero così folto di persone, per cui quel movimento che c'era stato nelle relazioni, quel movimento emotivo che c'era stato nei rapporti interpersonali avrà un perché. Cioè vi farà capire che probabilmente si dovevano muovere le acque affinché voi trovaste qualcosa che era più affine a voi. Chi ha subito un allontanamento sentimentale o chi ha avuto dei battibecchi con i propri figli avrà modo di, con i propri figli, con il partner, avrà modo di rivedere le questioni del passato e di sistemarle, perché il giorno 21 Mercurio, che è già nel segno del Toro e che probabilmente già vi ha portato in queste settimane delle buone notizie pratiche e delle soluzioni, tornerà retrogrado. Quindi si torna a rivedere, a riparlare, a risistemare qualcosa che probabilmente ha a che fare o con l'amore o col benessere economico, immobiliare di qualcosa, di qualcuno. È probabile, insomma, che in famiglia avvengano queste cose, sia la famiglia di origine che la famiglia, se avete l'età o ve la siete già creata quella, una non esclude l'altra, è tanta l'energia che si muove, però state in via di risoluzione. Quindi 3 settimane di Mercurio retrogrado dal 21 aprile al 15 maggio saranno molto utili per andare a sistemare e definire tutte quelle questioni pratiche, economiche, immobiliari, pagamenti in sospeso, cose burocratiche rimaste in sospeso. Le definirete. Se potete
evitare, quando Mercurio sarà retrogrado, in quelle 3 settimane che vanno dal 15, dal 21 aprile al 15 maggio, se potete evitare di mettere firme immense, che ne so, cose grosse, se potete, quindi decisioni importanti che non siano già state valutate prima, ecco, se vi potete dare il tempo di aspettare che Mercurio torni diretto, sarà sicuramente meglio. Altrimenti, lo ripeto, se proprio il tempo stringe, se avete delle scadenze, se dovete dare una risposta, sappiate che questo è un Mercurio retrogrado, però non è un Mercurio che riceve delle opposizioni, delle cose particolarmente scomode, come per esempio il Mercurio che voi tanto avete patito tra settembre e ottobre dell'anno scorso, quello in Bilancia, opposto a Giove in Ariete, che ha fatto fare delle sviste e sinceramente anche ha creato delle situazioni un po' sfortunate senza poter dar colpa a nessuno, ma se non all'energia e al fato, ok? Questo è un Mercurio che non è così cieco, obnubilato, impulsivo, sgangherato. Questo è un Mercurio pratico e nel segno del Toro potrebbe eccedere con proprio nell'eccesso di zelo, scusate la cacofonia, potrebbe farvi, che ne so, magari comprare più cose di quelle di cui avete bisogno proprio per insicurezza, no? Voi sapete che il segno del Toro tende a farsi delle certezze, si fa troppe scorte, fa acquisti per le emergenze, non può vedere che la dispensa è vuota, non può vedere che la benzina al serbatoio sta entrando in riserva, è un insicuro, oltre che un possessivo, quindi deve avere magari delle scorte, delle quantità, delle disponibilità, delle certezze superiori ad altri segni che insomma gestiscono anche l'imprevisto con maggiore elasticità. Il problema del Toro è che non è elastico. Un Mercurio in un segno di terra, quindi già non è altissimo, no? Non è acutissimo, in un segno timoroso e di comodo come il segno del Toro, magari in moto retrogrado potrebbe fare eccessi di questo tipo, per cui è meglio magari se ci sono delle scelte importanti, tipo comprare una casa, allora se l'avete già decisa prima nessun problema, per dire, quindi se dovete fare un atto, insomma è successo pure a me e si fa, perché se non si riesce a spostare si fa, tanto è stata decisa prima, ok? Altrimenti quello che vi potrebbe accadere, nonostante comunque sia in trigono, cioè a voi pianeti in Toro sono manna dal cielo, nonostante questo potreste eccedere, tipo mi compro questa macchina, la voglio robusta perché magari ho paura, poi arriva questo cose, no, cioè capì? Si potrebbe andare nell'eccesso, oppure compro questa casa, la prendo al primo piano perché forse al quinto fa freddo e poi magari vi pentite perché non c'è la vista. Sviste, paure di questo genere, Voi mi direte, stai facendo degli esempi buffi, in realtà con la Luna nuova in Ariete congiunta Giove, da un lato c'è un impulso a procedere, ad agire, ad uscire dalla tana, a riprendersi tutto quello che è nostro, molto fortunato ma anche molto cieco, è in Ariete, no? Quindi è una partenza e accompagnata da un Mercurio retrogrado va compensata, quindi anche se c'è una grande spinta ad agire bisogna riflettere un attimo, benedete tutte quelle cose che invece erano in sospeso da tempo, perché voi vedrete che quindi sapete già quello che dovete fare, magari vi mancava il tempo, vi mancava la forza, vi mancava l'energia, perché adesso con questa grande spinta propulsiva e questi pianeti nel segno del Toro, voi vedrete che si risolveranno un sacco di cose che giravano da tanto tempo e fatemi sapere quante cose si sbloccano, faccio il tifo per voi, vi auguro una grande settimana e vi auguro una buona luna nuova in Ariete. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, quanto movimento questa settimana, benvenuti ad una settimana appunto di foriera, di novità, di conferme, insomma di tanto movimento, è una settimana in cui vediamo compiersi l'ultima luna, ultima e seconda luna nuova in Ariete congiunta a Giove, quindi potentissima,
L'Ariete ricordate che è un vostro amico, quindi è come se voi aveste una seconda primavera, un altro nuovo inizio, un esordio. Sembra che vi stiate preparando ad esordire, a ricominciare o a cominciare qualcosa di nuovo. A seconda dell'età in cui vi trovate, può trattarsi di una relazione sentimentale, di un ritorno e quindi di un nuovo inizio, cambiati, rivisti e corretti. Si è chiuso un ciclo, si sta chiudendo adesso con questa luna, sicuramente si determina, si sancisce la fine di quel ciclo un po' pesante, un po' decadente, insomma, no? Come lo chiamo io, iniziato 12 anni fa, quindi 2011-2012, cioè il precedente ritorno di Giove che all'epoca si verificò congiunto ad Urano, quindi iniziava un terremoto, la Terra, la vostra vita, la vita di tutti, voi l'avete presa, diciamo, tecnicamente dovrebbe avervi aiutati, perché comunque i pianeti in Ariete sono grandi amici. Quindi iniziava questo grande fuoco di rinnovamento, di autenticità, necessario dell'autenticità, opposto, quindi era Giove congiunto ad Urano, opposto a Saturno, quindi bisognava togliere le maschere, uscire fuori dalle ipocrisie, no? Quindi tante battaglie ci sono stati 12 anni impegnativi per tutti, ragazzi. Io spero che voi, con il vostro segno che tecnicamente dovrebbe aver giovato di queste cose, vi sentiate, come dire, sollevati e risorti, no? E che comunque le cose in questi anni vi abbiano comunque sollevati, ok? Anche se magari è finito qualcosa, vi sentite sollevati. Comunque, quella fase finisce, ne inizia un'altra con questa luna potentissima, uno perché è in un segno cardinale, due perché è congiunta a Giove che è in un segno cardinale. Quindi se fate parte di quegli acquario, di quell'ascendente acquario, di quelle lune in acquario che magari da questo Giove in Ariete dall'anno scorso ad oggi aspettavano qualcosa di più, invece magari prima ha portato tensioni, liti, battibecchi, quello significava che c'erano delle cose che dovevano, delle sfide che dovevate, delle battaglie che dovevate fare e delle cose che dovevano finire, ok? C'era bisogno di quella fase. Questa luna dovrebbe portarvi tutta quella fortuna, quelle nuove iniziative, quella passione, quell'esuberanza, quell'entusiasmo, quelle novità. Se non siete voi che andate da loro, sono loro che arrivano da voi. È un momento molto bello. Voi avete già Venere a favore, ha formato un trigono con Plutone in Acquario, quindi c'è la trasformazione, ok? C'è la trasformazione, l'amore ritorna nella vostra vita. Se avete delle questioni riguardanti i figli, perché magari ci sono stati dei battibecchi, delle tensioni, delle incertezze nei precedenti 6 mesi, questa Venere in ottimo aspetto formerà non solo con Plutone, ma formerà degli ottimi aspetti anche con Giove, la Luna, insomma con tutto questo cielo di fuoco e di aria, e ci saranno insomma tante novità. Ricordate che Plutone è trasformativo, quindi tutto quello che magari era stata una sfida precedentemente perché era data dall'ego, adesso vi porta alla liberazione di tante cose, no? Quindi proprio alla trasformazione. E questa luna nuova congiunta a Giove, che appunto abbiamo detto segna nuovi inizi, anche comunicazioni con i figli, con i fratelli, con le persone, il coraggio di recuperare un rapporto, un esordio, anche un nuovo lavoro, un ritorno agli studi, l'iscrizione a una nuova facoltà, un nuovo corso. Insomma, è un momento veramente denso di novità che si andrà a compiere, luna nuova in Ariete del 20, si andrà a compiere ad esprimere al meglio con la luna piena in Scorpione del 5 maggio, che vi porterà a realizzare un desiderio, vi avvicinerà a realizzare un obiettivo personale, una situazione di prestigio, qualcosa che finalmente, qualcosa su cui finalmente riuscite a mettere le mani. Questa sarà una luna piena molto fortunata, formerà anche un largo trigono con Saturno, il che vuol dire che i cambiamenti che porta sono sostenuti, sono solidi, sono stabili e
hanno una lunga durata, hanno una lunga gettata, quindi c'è proprio c'è un miglioramento. E per realizzare questo obiettivo, questo upgrade, questo cambiamento, sembra che dobbiate mettere in discussione la stabilità, le radici, il posto forse dove siete in questo momento o la famiglia. Il Sole il giorno 20, il giorno in cui ci sarà anche la Luna nuova, entra nel segno del Toro, le vostre radici, no? Troverà Urano ad attenderlo, Urano, Mercurio, Urano in nodo nord, e il giorno 21 Mercurio diventa retrogrado. Che cosa significa? Allora, voi siete proiettati verso un obiettivo individuale. Nel momento in cui il Sole, energia yang del momento, entra nel segno del Toro, solleva delle questioni pratiche, familiari, organizzative, di location, non saprei, che forse vanno modificate o aggiornate, no? Affinché voi siate più liberi di realizzare questi obiettivi. Quindi dal giorno 21, con Mercurio retrogrado, dal giorno 21 aprile fino al 15 maggio, accadrà che verranno messe in discussione delle cose di ordine pratico, questa casa, questo immobile, la famiglia, i soldi che devo dare a te, me lo compro, me lo tengo, insomma questi movimenti qui, resto qui, me ne vado, ma se resto qui questa cosa non la faccio mai, se me ne vado lì la faccio, non la faccio. Queste sono cose di ordine, proprio di distribuzione anche nell'economia, no? Amministrativa di una famiglia, anche i bambini li tieni tu, li tengo io. Avete presente proprio delle cose, mia sorella viene a stare da me, mio fratello viene a stare, quelle cose lì, proprio i movimenti all'interno della famiglia di ordine pratico che sono volte a una sistemazione. Ovviamente si verificano cose, visto che Mercurio, si verificano cambiamenti, visto che c'è Urano di mezzo, che andavano fatti da un bel po'. Ok? Perché? Perché Mercurio è retrogrado, quindi andrà a ricongiungere Urano in nodo nord, che il nodo nord sta lì da un anno e mezzo. Urano è in Toro, quindi spinge verso questi cambiamenti, verso questo rinnovamento e anche verso l'uscita da situazioni magari illusorie, da certezze illusorie che poi non lo sono più, perché il segno del Toro questo fa, no? Che ti tiene lì, però poi non... magari solo per paura e solo per controllo, e quindi si riverifica, cioè nessuna sorpresa, si riverificano delle dinamiche, si risollevano delle questioni che questa volta probabilmente troveranno una soluzione. Perché? Perché il giorno 15 maggio, quando Mercurio tornerà diretto, quindi voi avrete fatto tutte quante le vostre valutazioni, le deduzioni, le controdeduzioni, no? Avrete parlato tutti e avrete cercato di mettere d'accordo tutte le idee, insomma tutte le volontà. Il giorno 15 maggio Mercurio torna diretto e l'indomani Giove entra nel segno del Toro, quindi esce dall'Ariete, quindi ha finito il suo compito, quello di accompagnare quell'energia della Luna nuova in Ariete che doveva spingere verso il cambiamento, ovviamente un cambiamento che per gli esseri umani passa anche dalla mente, dai chiarimenti, dalle cose di ordine pratico, perché l'organizzazione, perché siamo nel mondo della materia e non si può vivere di sogni. E quindi il giorno 16 Giove entra nel segno del Toro e quello che voi avete pensato, organizzato, sistemato inizierà a compiersi, ok? E quindi poi insomma andrete incontro a tutta una serie poi di cambiamenti e rinnovamenti. Quando Mercurio è retrogrado è sempre consigliabile, anche se questo Mercurio, io ve lo ricordo, non è particolarmente acuto, magari tende a trattenere per eccesso di zelo, tende ad acquistare, a fare scorte per eccesso di zelo, ad assicurarsi per eccesso di zelo, ma non è mai cieco, impulsivo e distratto come il Mercurio del settembre-ottobre dell'anno scorso che aveva Giove opposto. Quindi tecnicamente con Mercurio retrogrado non si dovrebbero mettere firme importantissime.
pena il pentirsene, ma la firma è importante, lo scritto legato a Mercurio, se sono stati decisi prima, quando Mercurio era diretto e non c'è verso di spostarli, si può fare. Probabilmente è durante il transito di Mercurio retrogrado che non bisogna fare progetti, prendere decisioni per il futuro, tipo vado a vivere sul lago. Ve lo potete appuntare, potete dire vado a vivere sul lago, mi piacerebbe andare a vivere sul lago, vado a fare delle incursioni, il viaggetto lo potete fare, non vi dovete murare in casa, vado a vedere com'è, ma mi riservo di decidere dal 15 maggio. Ok? Perché? Semplicemente perché con Mercurio retrogrado la visione, le informazioni di cui avete bisogno non sono complete, proprio è un moto apparente tra Mercurio, no? Che vi porta a guardare al passato, come se l'universo ci dicesse prima di partire, di prendere la rincorsa e di decidere per il futuro, risolvi le cose del passato. Quindi se ci sono delle situazioni da risolvere nel passato, dei dout des, delle cose da dare, da ricevere, perché insomma qua parliamo di materia, di possesso, anche di cose in termini di energia, di dedizione, non soltanto di denaro, che dovete riavere o dovete dare, ecco quella, c'è una riequilibratura, sembra che sia necessaria una riequilibratura di certe situazioni, quindi fare chiarezza, definire delle situazioni e poi lanciarsi verso veramente una nuova vita. Quindi tutto molto bello, godetevi questa fantastica Venere in Gemelli che è veramente generosissima, col trigono di Plutone ha fatto tante belle cose, vedrete quante ne farà con Giove. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e forza, io vi auguro un'ottima settimana. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, benvenuti ad una settimana in cui il Sole lascia il segno dell'Ariete che tante novità vi ha portato ed entra nel segno del Toro che è sicuramente un grandissimo amico. Allora, molti di voi hanno movimenti e tensioni per quanto riguarda i sentimenti. C'è Marte in Cancro e Marte in Cancro, Marte è il conflitto, ok? Oltre che la passione, quindi c'è chi sta vivendo probabilmente, visto che Marte è in trigono al vostro Sole e anche a Saturno, c'è chi sta vivendo dei momenti molto importanti per prendere delle decisioni, no? Finalizzati proprio a prendere delle decisioni importanti nei sentimenti oppure magari nei figli, per le questioni che riguardano i figli, sia che vogliate diventare genitori, c'è tanta energia che vi porta delle soddisfazioni, sia che abbiate già dei figli grandi da aiutare, che stanno vivendo situazioni interessanti o importanti, anche per loro ci sono novità che miglioreranno ora che il Sole andrà a fare compagnia allo stellium nel segno del Toro il giorno 20. Il Sole lascia lo sfidante segno dell'Ariete che, scontrandosi con Marte in Cancro, vi ha portato a fare scintille, ad avere divergenze o sentimentalmente con il partner o con i figli. Quindi l'energia yang, l'azione, vi entrano nel segno del Toro, quindi si dovrebbe ripristinare una certa pace o comunque, se non si riescono a recuperare le situazioni lasciate andare, quantomeno si distendono i rapporti e le comunicazioni, quindi questo diventa importante. C'è da dire che è come se bisognasse fare un ultimo sforzo, perché il giorno 20, il giorno in cui il Sole entra nel segno del Toro, c'è la seconda luna nuova in Ariete congiunta a Giove. Questa è, se avete già sentito quella del 21 marzo, quindi se avete già avuto delle novità lavorative, economiche, se vi siete affrancati da una situazione, avete imposto la vostra volontà e avete riconquistato la vostra indipendenza e l'avete rivendicata, adesso c'è un upgrade. Se invece avete fatto con la luna nuova precedente del 21 marzo dei tentativi di affrancarvi da qualcosa e
adesso e non ci eravate riusciti, con questa, se avete già l'obiettivo in mente, ci riuscirete, perché l'entusiasmo, la verve, l'energia, il calore, la potenza di questa luna nuova in segno cardinale congiunta a Giove sono estremi, sono veramente forti. Se non avete ancora le idee chiare, cercate di essere cauti, cioè usate questa luna nuova intanto per liberarvi dalle zavorre del passato, perché tanta energia, siccome un'energia cieca è del segno dell'Ariete, quindi deve partire a qualunque costo, a prescindere, potrebbe non farvi riflettere, e l'indomani, il giorno 21, Mercurio, sempre a favore del segno dei pesci, torna retrogrado. Lo sarà dal 21 aprile al 15 maggio, quindi questo è un momento fortunatissimo per risolvere tutte le questioni sia economiche che relazionali che magari sono state poco chiare, non sono state definite o sono rimaste in sospeso. Questo Mercurio retrogrado molto probabilmente vi porterà a risentire qualcuno, a rincontrare persone, a ritornare su dei luoghi, a fare degli incontri insperati. Non è detto che siano legati soltanto al passato recente, possono riguardare anche un passato più lontano, perché evidentemente quello che nel vostro karma è quello che l'universo decide che nel vostro karma è importante risolvere, lo fa con dei transiti così importanti, lo fa riaffiorare dal passato per darvi l'opportunità e l'occasione di definire la situazione con chiarezza, perché i pianeti in Toro, Mercurio in Toro, hanno bisogno di semplicità e chiarezza, non sono complicati, non sono nascosti, vogliono proprio, non dico l'etichetta perché quello è più appannaggio del segno della Vergine, però hanno bisogno proprio di definire il perimetro, che cosa siamo io e te, che intenzioni hai, cosa vuoi, quanto mi paghi con lo stipendio, gli straordinari me li paghi, la maternità me la paghi, proprio di definire l'ambito delle relazioni per avere chiarezza di sapere cosa è dentro e cosa è fuori. Ovvio che, nonostante le intenzioni dell'universo di farvi risolvere tutte le pendenze, tutto quello in sospeso, tutto quello che ha creato nebbie nella vostra vita, è probabile che vi arrivino nuove proposte di lavoro e nuove conoscenze / colpi di fulmine, perché questa luna congiunta a Giove è potentissima e vi smarca da tante situazioni, no? E c'è Mercurio retrogrado, quindi dove è possibile frequentare, darsi il tempo di valutare prima di decidere, cose definitive, no? Prima di apporre in calce la vostra firma a qualcosa. Ovviamente se desideravate già quella situazione e vi arriva con Mercurio retrogrado, essendo questo un Mercurio che non è particolarmente leso, non è in un segno in cui si esprime in tutto il suo splendore, no? Ha bisogno di certezze, quindi magari tende ad assicurarsi cose, a mettere una firma perché sì, insomma, meglio di così dove lo trovo, e poi magari esce. Quindi dove è possibile datevi il tempo di aspettare il 15 maggio che torni diretto, perché poi l'indomani Giove entrerà nel segno del Toro e per voi sarà manna dal cielo. Però ragazzi, se c'erano già delle situazioni che voi avete già aspettato, desiderato, attratto a voi, voluto, e tornano, e vi sentite sicuri così, visto che, ripeto, non è un Mercurio con Giove opposto come quello che c'è stato tra settembre e ottobre, che insomma veramente era qualcosa di le sviste, i guai, le distrazioni erano veramente all'ordine del giorno. Adesso è un Mercurio che per eccesso di zelo forse tende ad assicurarsi un po' troppe cose, poi magari più in là potreste dire oddio, però insomma anche meno, no? Anche una definizione un po' meno rigida. Ecco, questo sì, è un Mercurio poco flessibile. Sapendo questo, comunque un Mercurio che spinge al cambiamento, non ha opposizioni, quindi l'unica cosa che ha in sé è che è un Mercurio che è rivolto al passato,
è come se dovesse rivivere, no? Riparare delle situazioni, come quando uno fa gli esami di riparazione, si ripresentano delle situazioni per dimostrare di aver fatto l'upgrade, per dimostrare di avere una visione diversa, quindi per sistemarle in qualche modo, cioè in un modo taurino che accontenti un po' tutti, ok? Questa è la situazione, quindi e cercate di non lasciare cose nebulose, perché questo Mercurio porta fortuna a chi, insomma, come dire, riesce a definirsi, ecco, questo senz'altro. Ovviamente, oltre agli incontri del passato e a dei lavori che possono rincorrervi dal passato per riavervi con loro, ci sono, ripeto, anche novità sentimentali, nuovi incontri. Ad un certo punto potreste essere indecisi fra due più situazioni, non lo so ragazzi. Se vi chiedono di definire, se potete datevi tempo sarebbe tecnicamente fino al 15 maggio, ma altrimenti aspettate la luna nuova, almeno la luna piena in Scorpione del 5-6 maggio, in quelle giornate lì, perché vi porterà un nuovo punto di vista, una nuova consapevolezza, nuove informazioni, nuove verità che vi fanno un gran bene, che magari è necessario sapere prima di mettere firme, prendere impegni, dare la propria parola a tempo indeterminato. Ovviamente viaggi, cose piccole, spostamenti, quello si può fare. Questo è semplicemente un Mercurio che vi dovrebbe dare la forza di fare quei cambiamenti, quei trasferimenti, quegli incontri, quel recupero di incontri che dovevate fare da molto tempo. Quindi l'universo vi chiede definizione, obiettivi certi, perché c'è Saturno sul vostro Sole, sul vostro ascendente, se avete anche la Luna in Pesci, insomma vi chiede impegno, stabilità, coerenza nei sentimenti, nelle situazioni, nella stabilità, nel lavoro, perché le responsabilità tendono ad aumentare, la vostra maturazione, il vostro potere personale tende ad aumentare e quindi vi viene richiesto un impegno maggiore, quindi una maturità, una definizione maggiore delle situazioni. Quindi arrivano tante novità sentimentali ed economiche. Questa luna è veramente potente, fatemi sapere nei commenti che cosa vi porta. Poi il cielo si assesta, quindi Marte smetterà di darvi tutti i problemi che vi ha dato finora e probabilmente vi permetterà di vivere le emozioni e i sentimenti che aspettate da tempo, con i ritorni che devono esserci e con i nuovi incontri che devono esserci, perché tutto quello che accade adesso con Mercurio retrogrado su Urano e sul nodo nord è destinato, e potrebbero ripresentarsi delle cose in qualche modo, oppure l'evoluzione di situazioni che si erano create tra luglio e agosto dell'anno scorso, quando ci fu l'epica congiunzione Marte, Urano e nodo nord in Toro, che la metà bastò. Quindi possono risistemarsi anche delle cose che magari si sono fratturate, si sono confuse in quel periodo, quindi il transito è assolutamente benefico. Bisogna giusto essere sì prudenti ma non precipitosi, quindi insomma, cercate di trovare una quadra, il vostro intuito, la vostra connessione, non il ragionamento, perché il pesce con il ragionamento si perde un po'. Con la connessione con il proprio cuore trova sempre la soluzione migliore. Quindi io vi auguro una fantastica luna nuova, fatemi sapere nei commenti che cosa vi porta, perché è potentissima, quindi sono molto curiosa, vi auguro di vivere al meglio queste settimane, vi mando un grande bacio, grazie per essere stati con me anche questa settimana e noi ci vediamo al prossimo video. Buona settimana a tutti!